Amici, un saluto da Jack Leone Max, l'intrattenitore che vi tiene per ore, e oggi siamo a 6 anni, 6 anni insieme, 6 anni sulle varie piattaforme ovviamente, non sempre qua. Ciao, vediamo ragazzi quale sarà lo spettacolo di oggi. Come sono contento di esserci, veramente, non immaginate la gioia di essere qua di nuovo in diretta, è veramente piacevole. Bene, preparo tutto e finalmente vi dico anche una bella notizia. Aspetta che è partita la pubblicità. Che cacchio, ragazzi. Bello, per carità, salutiamo, ringraziamo la pubblicità, ma non sulla mia voce. Non sulla mia voce, ok. Detto questo, andiamo, ci siamo. Benissimo, ragazzi. Oh, non vedevo l'ora, veramente oggi. Giornatona, ho già preparato tutto su Discord. Ciao Leo! Intanto sta partendo il dungeon. Bene, dimmi tutto, tanto io qua carico il Doma Castle. Come la va? Bene, non vedevo l'ora di partire, ho anticipato i tempi oggi, veramente. Ok, un attimo che ho mutato un attimo la live qua su YouTube, così non mi fa riverbero. Ok, posto. Il riverbero. Che bella questa musichetta. Uno scrive Praise the Sun. Vedi che uno scrive in chat Praise the Sun. E io vorrei metterci. Vorrei metterci queste emote qua del sole. No, questa qui di Soler, ma non posso. Non ho tempo. Siamo partiti, non faccio neanche il tempo. Guarda, sto cercando di mettere il bot dei sound e non ho ancora fatto in tempo perché è già partito tutto. Non mi aspettavo fossi così veloce a caricare. Proprio partita bene. Comunque Leo, che bello, oggi pensavo che eri impegnato. Avevo sentito allora, che dovevi fare un servizio. No, stamattina stavo aspettando questo amico mio e siccome lui mi aveva invitato a pranzo e mi ha detto o lunedì o martedì di sta settimana ti passo a prendere, te ne vieni con me andandoci Ice. Ciao Ice. Tu mi vieni sempre prima di me, sei bravissimo. Te ne vieni a casa mia fuori paese, vieni a mangiare da me e stiamo un po' assieme perché questo amico non ci vediamo da un sacco. Ma ti capisco, guarda, come ti capisco anch'io quando devo vedere un mio amico. Io fino a stamattina pensavo che mi venisse a prendere perché non sapevo se era oggi o domani, quindi sicuramente sarà domani. Tranquillo, mi spiace perché domani ci sono ancora sul mio canale, ma fa lo stesso, va bene, non ti preoccuparti. No, ma di più devo vedere a che ora, cosa perché se lui, sai, se con lui scende la mattina e il pranzo per cosa, possibilmente o stiamo un po' sto pomeriggio un poco con lui o poi risalgo il pomeriggio, non lo so sinceramente, quindi possibilmente ci potrei essere come potrei anche non esserci, quindi. Sì, certo, ci mancherebbe altro. Dicevo perché sai che sono il mercoledì e il giovedì che non sono sul mio canale al momento, poi ritornerò la settimana prossima, ritornerò anche al mercoledì e al giovedì, ma sta settimana andiamo a finire Assassin's Creed, giusto? Andiamo a finire questo Assassin's Creed Brotherhood. Ho già fatto 10 live e non sono bastate per concludere, perché sto facendo il 100%, quindi sai come sia. Vuoi far tutto, vuoi vedere tutto, è normale. Comunque oggi dopo questo cosa facciamo? Kaut? Facciamo entrambe, Kaut e Gartic Phone quando arriva poi Simo, che non arriverà puntuale ma ci sarà, il mitico Simo, faremo anche quel gioco là della scrittura. Sai vero che rischiamo di tirare fuori storie. No, aspetta, non ti sento perché c'è un casino qui nel gioco. Mi hai detto, sai sentito che? Ho detto, sai vero che scriveremo storie praticamente da pazzia, vero? Ma tu segnati le cose buone che poi le ricicliamo, queste storie, guarda, ricicliamo le storie che scriviamo. Mamma mia, ci divertiamo oggi. Sarà caotico, veramente. Sarà un'esistenza caotica. Miseria nera tra Cometino che inizierà a parlare di maschera verde. Dirà, la maschera verde. La maschera verde qua, la maschera verde là. Ecco qua. Sì, insomma, sarà emozionante. Io fra l'altro sto cambiando il sistema di punteggio, dei punti onore. Per ora non ho toccato i personaggi, ma ho fatto i livelli. Peccato che non possono vedere adesso perché non ho ancora avuto modo di abilitare il bot. Perché? Perché sono in battaglia. In battaglia, stavo dicendo in battaglia. In battaglia.
In bottaglia. La bottaglia per una In parola. bottaglia. Ciao Leonardo, siamo all'anniversario. È un nuovo dungeon, stiamo picchiandoci con. Pensa, stiamo facendo l'invasione di un Sì, castello. Ciao Leo. Leo, dopo ci sei per il Kaut, aspetta, vero? devo- Io ce lo vedo Leonardo che sale sulla terza corda e poi si batte sul petto e fa una frog splash. Lo vedo. Dico che purtroppo per il fatto che il sito ormai non c'è più, non sono No, ma riuscito a si recuperare. risolve, ho chiesto un aiuto a un mio amico. È più pratico di me, ho chiesto aiuto a un mio amico. Sono riuscito, tra molte virgolette, a salvarle, Sì. ovvero le sto copiando su un documento, alcune di queste che si possono copiare, le sto copiando su un documento e poi le converto in PDF, così. Ok, ora ho finito di montare la seconda parte del video, quindi ora non Il video di Vampeta che fa gol, no, non esiste. No, praticamente sto facendo un video, siccome come tu ben sai, quando è stato l'altro ieri è uscito il Quello su Chuck Norris, devo ancora vederlo. no, a parte quello di Chuck Norris, Devo ancora vederlo. praticamente è uscito, come ben sai, il trailer di Spider-Man. No, ti prego, no, Spider-Man, no, No, basta. No, praticamente che ho fatto? Ho fatto un video dove parlo di 10 supereroi e supereroi Sì, Leonardo. che secondo me dopo questo film di Spider-Man, dopo Avengers Doomsday, dopo Avengers Ah, basta con questo Spider-Man. li potremmo vedere possibilmente bene nella MCU, e io ho spiegato un poco perché secondo me Ce ne sono i personaggi, io spero che sto MC chiuda, facciano un gran finale, poi ciao, fate risettate da zero, fate una nuova storia, ma basta. No, che facciano qualcosa di alternativo, mi sono stufato, non vendono più, non li guardano più sti video. Vedranno quello di Avengers. Ma comunque guarda che fino al 2030-2040 vabbè, 2040 è troppo, 2030 sì, ma ci sta fino al 2030. Tanto tutti gli attori che contavano se ne sono andati, a parte Robert Downey Jr. che torna, ma gli altri se ne sono andati, quelli che contavano. Ormai è la serie B degli Avengers, dai, che cazzo. c'era Chadwick Boseman che faceva. Vabbè, ma lui è morto, non è colpa di nessuno in Che quel si è caso. morto. In quel caso. L'attore che faceva Occhio di Falco e praticamente, non dico è rimasto paralizzato, ma quasi, e quindi non Ma anche Scarlett Johansson non vuole più avere niente a che fare con la Scarlett Johansson vedova nera per intenderci. Poi abbiamo Hulk che come personaggio attivo non fa più l'Avenger, farà comparsate. No, oltre quello, io ti vorrei dire anche un'altra cosa. Ma in serie nera a cosa, come si chiama, al personaggio che poi ne abbiamo parlato anche la volta scorsa con Massimo con Jerux, era un parto. Cosa è successo? Chi ha partorito? Cometino? Ah, sul Duolingo, cosa è successo? In che senso era un parto? Hai avuto difficoltà? Dico Jacob, ne avevo parlato la volta scorsa in live con Jeruxian. Praticamente cosa, l'attrice che fa Wanda Maximoff, che praticamente il personaggio di Wanda, cavolo, gli sono morti i figli, dici, almeno un pochettino di pietà per quella cristiana, no, non la no, proprio per niente, no. Quindi più di conta anche sta cosa qui. Vabbè, ma i figli non erano reali, nel senso. Ma anche se non erano reali, comunque c'è il fatto, sai, lei sì, Leonardo, così provava il fatto che provava l'amore verso vabbè, ma certo che provava amore, però lei non sapeva che era una situazione. Ma anche verso Visione gli si è morto. Vabbè, io lo chiamo Vision perché il nome in italiano fa proprio schifo. Nessuno gli è andato a consolarla, tutto a dire vabbè, ma non ero, no, anzi è diventata semi-cattiva. Poi quella è normale che poi quella ha fatto fare alla fine, che ha fatto fare tutti
concilio là dei... tu ti riferisci al film di Doctor Strange? Sì, che ha fatto... Cioè, a lei non mi ricordo se poi è morto o meno, non me lo ricordo onestamente. Mi sa di sì. Mi sembra di sì, o a me. Grazie Leonardo! Leonardo, fai onore! La sua parte cattiva, ovvero la parte che in Multiverse of Madness aveva... Ma bestia, mi ha dato una mosca dentro il tè! Porco cane, una moschettina dentro il tè! Io me lo bevo lo stesso, senza una mosca però magari. Dico, se non mi ricordo, la banda di Multiverse of Madness praticamente ha avuto sta cosa qui, che praticamente è morta perché è morta! Allora Leonardo, a te non è cambiato nulla perché tu sei nei ranghi alti, ma se prova Leo magari riusciamo, se prova Leo dalla chat o il buon Ice che c'è anche lui, se provate voi dalla chat dovrebbe uscire qualcosa di molto bello. Ma che cacchio è che non mi va? Perché sta puntando su me stesso? Strana sta cosa. Gainsborough. Sì, no, non sono ancora arrivato, sei troppo alto di rango, no. Ho fatto fino a 70, voi siete super ranghi altissimi. Eris, tanto la vedrai, è la coprotagonista di Final Fantasy 7. È quella che praticamente ha quella scena che fa famosissima. Io una cosa che spero sinceramente, sì? Che se lo fanno personalmente lo fanno bene, e quando faranno World War Hulk, scusami, faranno War? Quando sarà in futuro, sempre se lo faranno, se faranno World War Hulk, ovvero la serie quella su diciamo così, le guerre mondiali con Hulk che diventa lo sfregio verde perché gli ammazzano. Ma non era tipo Ultimate Marvel quello? Dovrebbe essere... No, non è no, Ultimate. Praticamente che era... Oh, chi arriva qua? World War Hulk, guarda il boss. Mi sembra che nasce, se non ricordo male, nasce perché lui era... ma che è una motosega? Cos'è? Sì. Motosega me. Con cosa? Con un... come si chiama? Con un... coso? Slime. Si chiamava, no? Ah, sto scherzando. Obelisco del tiranno. A me sembra uscito. Ciao Kevin, ciao Maniac, ragazzi, un salutone a voi. Ragazzi, oggi 6 anni dal 20 marzo 2020, dove io e Kevin abbiamo giocato a Resident Evil 5 e da lì non ho più smesso di fare dirette. 6 anni, non ho più smesso. Guardate quando saltava la connessione. In realtà World War Hulk, se non mi ricordo male, è grande Leonardo, sono una leggenda. Mandano Hulk su un altro pianeta. Sì. Perché... Ma scusami, non l'hanno già trattata sta parte? Ti spiego, nel film di Thor l'hanno già trattata, l'hanno già mandato su un altro pianeta. No, perché quello di Thor praticamente lui non viene mandato in un altro pianeta, lui viene scelto come gladiatore. È vero! Nel coso. E questo qui, World War Hulk, è tutta un'altra cosa. Ah. Qui praticamente è il gruppo degli Illuminati, dove c'è anche Iron Man, Tony Stark. Ormai questo Iron Man qua, ciao, questo Iron Man qua, ciao, non mettiamo più così. Che mandano Hulk su un altro pianeta perché hanno paura che, sai, il fatto che lui si arrabbia, fa e dice quando si trasforma può fare molto danno. Quindi lo mandano su un altro pianeta, però che fanno? Non lo, tra virgolette... Sì, certo Leonardo, dopo facciamo giochi di gruppo, assolutamente, aspettiamo anche il buon Simon. All'interno... L'Ane Turk uno dei più amati, dice Kevin. Che ne pensi? Hai letto l'Ane Turk? Questo qui, però sia Planet Hulk, però lo chiamano anche World War Hulk, se non mi sbaglio, Kevin. Non lo so perché so che ho sentito anche quel nome lì in effetti. Che succede? Ma non possono fare un film d'animazione e ciao a tutti, che sono anche belli film d'animazione. Ma sono sempre stati belli film d'animazione. Purtroppo i film d'animazione non tirano più come da vecchio.
questa è proprio una figura. Al massimo, se vogliono farlo, lo fanno stile serie Netflix, se proprio vogliono farlo. Comunque, abbiamo vinto, campioni del mondo, stringiamoci forte e abbracciamoci. Dico, abbiamo appena Jack, sconfitto. praticamente che succede? Che lui si era fatto una famiglia perché veramente aveva trovato qualcuno che l'amava. Sì. Che succede però? E quello che l'amava le diceva amala, pazza No, intera, amala. praticamente per un come che si dice, per un difetto dell'astronave la bomba esplode. Sì. E praticamente Ciao, fa fuori Cometino! la moglie e il figlio di... È morto la moglie e il figlio, che cattiveria! Questa cosa praticamente talmente fa infuriare Hulk. Ciao Dav, che benvenuto! 6 anni di streaming. Insieme al popolo che si trovava su quel pianeta, attacca la Terra e da lì poi lui diventa World War Hulk. E io, la cosa che però mi spero è che più avanti possono fare una cosa, non dico multiverso perché si sa ormai il multiverso ha pure rotto un pochettino. Ma in realtà io spero che continuino, ma facciano da zero, tipo un nuovo universo. Ma che sto... Aspetta un attimo, scusami Leo, c'è una scena importante, mi sa, c'è Io Tsuyu. Cometino, stiamo andando sistemata gli alerzi. Ma io non ho stream elements. I suoi. 私を失う馬と同じに働くだけ働かせた。そして可愛がってた弟に出世の兆しが見えると恥を隠すように私を嫁がせたのさ。 I miei genitori non erano meglio, ma che fa? Adesso fa la vittima. Mi Mi hanno costretto a sposarmi con un ubriacone che mi picchiava e rideva. Diceva, la famiglia per lui, ho dovuto sopportare tutto. Mamma mia, poraccia, vita. Dopo 6 anni, la corazzata Potioski. La cagata pazzesca. Puttana, mi hai tolto la battuta dalla bocca, Jack. Sì, io glielo direi a questa qui che si sta sfogando sulla sua vita. Ma picchiato! E lui, la cagata pazzesca! È una cagata pazzesca! I miei lievitoi, io davvero Cometino. E allora chi è l'admin dei miei? Oh, poi forse è il mio vecchio moderatore. Ce l'ho ancora lì abilitato, vedi che non tolgo mai permessi alla gente poi. Fanno i danni. Non so se posso dirlo. Un attimo, ti prego, che lasciamola sfogare che sta piangendo. Cavolo, scritto quell'altro. Già, È una cagata pazzesca! Però guarda, tu che sei fan del cinema, ti metto anche questo. Vero? No, per lui. Tanto cos'è il Ma chi è che fa che cazzo di rumore? No, questo! Mi pare che sia... lei le fa apposta? Questo qui. あの反乱で銃撃されるドマジを見ていたらね。 Non è questo! E io pago. もっとと Ma mi 動い faccio た il の。 piacere, mi faccio. Vabbè, ma mi faccia... Questo piaceva tanto a Raffaele. かつて見向きもしなかった私の足の下で。 Ho appena letto bene, questo ha detto il mio cuore ha appena saltato un battito. Sì, esatto. Che cazzo di cuore ha che gli salti un battito? Perché sta picchiata dal marito che gli è stato dalla famiglia, no? Dolore, sofferenza. Adesso ride. Ciao, Dav! Ciao, grande Dav. Sì, era lui, confermo. Ma io sto 嫌いで憎くて恨めしい senza 窮 offesa. 屈な世界に Avrei fatto そこに生きるお前らの許しなど mentre io- stavo parlando, zac, un colpetto secco. Ah, ma stava finendo di parlare. Sì, ma due palle che mi ha Ma fatto guarda, io questa, le perché- davo il ciocobo ciccio vestito in smoking, che si toglie lo smoking. 優しい Wow. 若さま il coso, il Ciocobo ciccio, che fa tipo Kingpin di Daredevil tu non so 2003. se hai visto, è appena uscito Aspetta, ha detto una un nuova tetè a serie. tetè. Facciamo un tetè a tetè con lei, dai, ci sta. Sono Dico, d'accordo. Wakame è uscito una nuova serie 誰かが生きる anime, か Come si chiama? もろとも死ぬ Rooster Fighter. Oh, ho sentito Praticamente, parlare, quella di Netflix, vero? praticamente prendi まさか最初からこのつもりで Kenshiro, 天守閣を破壊する気か Dragon Ball, Naruto Sì, ma con i galli. e guardate, mettiamo Hunter x Hunter. Bello. Grazie Cometino, grazie anche per i like. Ragazzi, grazie anche per i like. Sta puntata fra un po' si gioca insieme. Ah, Cometino, aspetta, diglielo a Cometino che dopo giochiamo insieme, deve saperlo. 他ならぬ
Odino, guarda che devi giocare, non devi scappare. Comunque stavo dicendo, prendi sti 4, ovvero gli degli spettri da Dragon Ball. Comunque non l'ha ammazzata, l'ha solo documentalizzata quella. Prendi, cioè, fondili all'interno di un corpo di un po' e mandalo contro i demoni. Praticamente è palesemente un film cosa registrato dalla Saigo. Eppure ho sentito parlarne bene, stranamente. Va bene. Ma lo sai che la Saigo... No, la Nylon, sto Rooster lì che hai detto te. No, allora Rooster Fighter sì, ma ti devo dire, Jack, in molti criticano l'Asylum praticamente. Ma non adesso, ti prego. Cioè, siamo nella scena. Non dimmi che muore Gosetsu. No, raga, non mi ammazzate Gosetsu perché vi andate ammazzate, Non ammazzate. No, in realtà no, un voto basso quello dei Galli, 7-21. Gran voto. Ma perché le persone non lo sanno? Non è le persone. No. Su Instagram, ma Instagram è meno importante. Jack, questo fa la fine di quello di Kenshiro, del maestro di Kenshiro, non mi viene ora il nome. Ho capito, quello che viene schiacciato dal masso, sì. Sì, no, non è un masso, è la punta della piramide. La punta della piramide. Picchetti di masso, è la punta della piramide. Vabbè, un masso è una roccia. No, lei gli ha sparato. Lei gli ha sparato, Così lo fa. Maledetta. Cioè, lui ce la stava facendo, dai, l'ha sparato lei. Guarda, ancora, 3 colpi. Ragazzi, Sauser apprezza questo elemento. Sauser apprezza questo elemento. Dice, la piramide. Grande. Cugina di Sauser. E ancora che preme. Ma squagliati. Nessuno ci lascerà. Nessuno vivrà. Ma che faccia che fa. Mamma mia. Sì, festeggiamo l'anniversario morendo tutti. Né tu né gli altri. Non l'accetto. Le vuoi bene lei, Guardate che è quella che torturava i civili. Non l'accetto. Se mi fanno morire Gosetsu, giuro, vado in Giappone dove lo faccio fare io a colpi katana. Spoiler. Li rivedrai sia lui che lei insieme. Spoiler. Fusi? No, Fusi, no, non è mica Human Centipede sta roba. Hai visto l'Inter? Sì, ma tanto non ci credo, non mi voglio illudere, guarda. Che poi certo c'è Milan Napoli, si fanno picchiano fra di loro. Raga, fino adesso le abbiamo vinte tutte. Se ne perdiamo una, ma non succederà niente. Perché ora fra poco ci sarà anche i mondiali. Quindi, nel caso che passiamo i mondiali, state puttane c'è già, qualcuno aveva già detto che alcuni giocatori cercheranno di giocare a male per non andare ai mondiali perché non vogliono andare. C'è sosta nazionale, sì. No, ma è fatto allora, è fatto. Ciao, moriremo. Guarda cos'è, sono ancora vivo. Grazie per avermi dato un nuovo scopo. È una misura di pace. Aspetta, il finale di Gosetsu, ti prego. Potrebbe morire in questa scena. No, non potete morire. Ciao Simo, aiuta. Simo, mannaggia, la piramide di Sauser sta schiacciando Gosetsu, mannaggia. È lì che sta seguendo la piramide di Sauser. La piramide di Sauser. Non ci hai mai fallito. Hai seguito mio padre con fede. Siamo su Discord, Simo. No, sembra Kenshiro. È lui che sta sollevando una roccia che lo sta schiacciando e non possiamo salvarlo. Gli ha pure sparato la tipa. Certo che si fa. E non solo Kaut, si fa anche Gartic Ford, quello che si fa le storie. Parliamo delle storie d'autore. A proposito di Popopo, l'altro ieri c'è stato un amico mio che ha detto, raga, quali sono gli yokai che vi... Indovina quello scritto io? No, cosa ti ha detto lui? Allora, lui ha fatto un post dove c'era scritto quali sono gli yokai che vi piacciono. Io gli ho dati 4. Yoni, il teschio, quello gigante. Sì, Gachuguchu Gomo, sì, ho capito.
la Tsukisake Onna. Tsukisake Onna, beh, fantastica. E per ultimo ho messo la nostra, come si chiama? Amica, quella che fa sì, ma non so come si chiama. Sì, cavolo, c'ho un nome particolare che io poi per andare a trovare, cioè, no, non morire, Cosezzo, non fatti schiacciare, resisti a vita. Lo so che ti hanno sparato 3 colpi, ma boia, gli è coronato tutto addosso. Spoiler, potrebbe non essere così vivo quando lo rivedremo. Spoiler, non potrebbe essere così vivo, gli è cascato un balazzo addosso. Vabbè, ma gli è cascato sulla testa, ma non sulle ginocchia, ricordiamoci, aveva ancora ginocchia. Wow! Che cavolo di grifoni sono sti cosi? Non sono grifoni normali. Si chiamano grifoni ingrifati. Vero? No, perché hanno le 2 zampe di dietro e le 2 zampe davanti. Questi invece hanno solo le 2 zampe di dietro e le zampe davanti sono sostituite da ali particolari. Vabbè, finale con Biosezzo che si fa saltare in aria con tutto il palazzo, certo. Classico coso da film d'azione fantasy. Per salvare noi! Infatti è un gioco fantasy, esatto. Ok, ho aggiunto una quota. Comunque, Jack, come ti stavo dicendo prima. Ciao Rossonero! Ci vorrebbe un bel volo all'aquila nel cielo come vola il Sini. Oh, ma Rossonero, sono anch'io Rossonero. Siamo 2 rossoneri, dai. Adesso c'è anche Lio. Lio, ragazzi, ha detto che lui, da tifoso dell'Inter, tifa per il Milan perché vuole vedere il Milan che batte il Napoli e spera anche di vedere la sua stessa squadra, l'Inter, che perde. 5 o 6 partite, dimmi. Devo fare i complimenti a Rossonero che ha fatto una citazione a film radio. I tifosi è un classico, è quel classico altro che cinema da vedere. Quando c'è De Sica vestito praticamente da aquila, cioè metà blu, metà celeste, metà bianco, sembra, lo sai cosa? Te lo ricordi? Ma Rossonero Vesuviano, tu sei il mitico milanista di Napoli, vero? Sei sempre tu, no? Immagino. Perché altrimenti sarebbe un tuo gemello praticamente. Perché sai che adesso sono cambiati i nomi, sono diventati Diego. Dico, lo sai chi come era vestito? Mi ricordo un sacco come... Sempre tu, infatti sì. Vedi che mi ricordo, figurati se mi dimentico io delle persone. Praticamente aveva sto tipo di cosa qua dei Sica in quel film. Sì. Mi si è incastrata qualcosa sotto la... Che sfiga. Ragazzi, un attimo. C'è un problema. Si è incastrata? Cosa? Ragazzi, un attimo, un problema alla cuffia. Ma porco cane, forse. E che le cuffie. Ok, adesso è sistemato. Si era finita sotto la sedia. E c'era la cuffia. Capisco perfettamente. È fastidioso, non mi era mai successo la cuffia sotto la sedia. Comunque ti dico, parlando prima del fatto, quando tu mi hai interrotto prima sul fatto di... Sì, ti ho interrotto per una scena, non perché volevo romperti le scatole. Praticamente io spero che poi se vogliono fare questa cosa del multiverso, che se la fanno con Hulk, chi è? Lo facciano, penso sia Simo. Simo? Sei tu? Ciao Cla! Hai pazienza quando Max sta parlando, ogni volta tu gli parli sempre sopra. Ma non è vero, sono io che l'ho interrotto perché c'era una scena, dai, no, non è colpa sua. No, prima, poco fa, stavo guardando, adesso che sono appena tornato dall'Urk, e tu stavi parlando, ma lì Carmelo continuava a parlare. Vabbè, ho capito, è emozionato, dai, emozionato, si è emozionato. Poi ti richiama, sempre con Jack, ma neanche a vero. Ma Jack, almeno è così, fa la prova e vede che non so. Ero emozionato. È un test dell'udito. Dicevo che ho rivoluzionato i punti onore, ma non vedo le modifiche. No, comunque, si sto provando. Come ti stavo dicendo livello 73 io, ecco. Sì, dimmi. Come ti stavo dicendo prima. Io spero che se fanno sta cosa di Hulk, ovvero di World War Hulk, io spero che faccio questo fatto del multiverso, facciano tornare anche l'Hulk, quello lì
il primo film Marvel di Hulk e ma perché non è lo stesso? Tecnicamente è sempre lo stesso personaggio. Praticamente è lo stesso personaggio, però di 2 linee temporali diverse. Ah, di 2 universi diversi, davvero, sta cosa non lo sapevo più. Sì, perché allora c'è l'Hulk di Eric Bana che dovrebbe essere il primissimo Hulk, quello del 2003. Sì. Poi c'è, mi sembra, l'Hulk di Norton, se non mi sbaglio, o sto bello quello, porco cane, bello quello lì. Che come mi ha spiegato anche Piero, ovvero Geruxia, è praticamente il sequel dell'Hulk di Bana, ovvero dell'Hulk del 2003. Ma non ascoltare Geruxia, lui dice io sono professore, tu dici, tu gli fai io ogni volta quando viene Geruxia, ti giuro, ogni volta che viene Jerux ci faccio salve, falso storico, minchia, lo faccio vabbè, non sei il primo che lo chiama falso storico, non sei il primo che lo chiama falso storico, sto scherzando ovviamente, ragazzi. Cosa ho scritto? Ciao Aurora, fra un po' facciamo anche un po' di Kahoot. Domani domani sono qua, faccio mercoledì e giovedì, cerco di finire Assassin's Creed Brotherhood. È vero che c'è un gioco di Hulk molto bello che spacchi tutto, è vero? Boss fight, provoca, Kevin. Lo sai? Pirla. Chi è Pirla? Ho iniziato a scrivere il comando. Scrivere Aurora invece ho scritto Aurora 1. Pirla è vero, volevo scrivere Aurora invece ho scritto Cicchetto divino. Sai che forse io quel gioco ce l'ho per PC? Per PC? Dai. Praticamente c'è il primo gioco del che è per PC. Sì. Allora la grafica posso dire allora è quello lì proprio. È quello in CGI tipo Maya Vandover, certo, Maya Vandover è un buon sito, ragazzi, lo consiglio anch'io perché è quello è legale. che ho passato anche Xingai. Sono tanti anni che uso Maya Vandover, tranquillo, lo conosco. Non è una novità per me, lo conosco. No, sto finendo di aggiornare i livelli, ma sono arrivato fino al 99, faccio 100. No, lo farò poi con calma, ragazzi, prometto che ci lavoro sopra quando ho tempo, così abbiamo i livelli alti. Voi siete livelli alti, se tanto tempo avete passato qua sul canale, va bene. Dove devo andare? The World Turned Upside Down, devo andare qua. Non c'è il coso che vola? Vola, si vola. E poi, Jack, gli stessi creatori del videogioco di sono praticamente gli stessi che hanno anche Simpson Hit and Run. Ah, sì, quello è un classicone storico. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo sconfitto la barista Mumu, povera barista Mumu. Quando Leo va al bar, si trova la barista Mumu sconfitta. Dico, me la state trattando male. Che io in realtà ho sognato Toriel di Undertale, che sembra un po' la barista Mumu. L'idea era quella. Poi però quando vi prendete la signora che è la signora dei limoni, chi cavolo era? La signora dei limoni, mamma mia. Quella lì prendete castagne da ogni parte. No, aspetta. No, è la gallina ringraziata. È troppo forte. La gallina ringraziata. Sì. Ce n'è uno su Mandover, di Incredible Hulk. Sì, è vero, c'è anche il 2008, ma mi sembra che sia più bello quello prima, mi sembra. Ryu di Street Fighter, grande. Sei livello 35, hai visto Aurora? Sto aggiungendo i livelli. Quindi in pratica, quando tu sali di punti onore, sali anche di livello. Se io faccio next, posso vedere il prossimo. Siamo oltre i 100 livelli, però adesso 100 non posso ancora metterli tutti perché sono davvero tanti. Ecco, ad esempio, io al prossimo livello divento la principessa Peach, è incredibile. A livello 76, attenzione. Perché Ryu di Street Fighter è più scarso della principessa Peach? Perché è tematico, non guardate il power level. Ricorda che qui c'è magari ad esempio, quando Cometino affronta, che ne so, i 2 guardiani di Anor Londo di Dark Souls, lui li sconfigge chiaramente col potere dell'occulto, no? E ti chiede Leonardo, Dio, cosa hai mangiato a pranzo? Gnocchi al sugo. Gnocchi al sugo ho mangiato. Ho avuto. Scusami, Cometino. Ti ho fatto un complimento, adesso che ti facevo battere i guardiani di Anor Londo. No, non ho capito, Jack, che hai detto? Ho detto chi ha mangiato a pranzo?
Dato Leo, chi ha mangiato? Cioè, chi hai mangiato a pranzo? Cioè, cosa hai mangiato a pranzo? Io non ho mangiato nessuno a pranzo, però a pranzo ho mangiato dei gnocchi così. Vabbè, ho capito, ok, ho capito. Avevo già due fusi, compreso Alexa. Lei è sempre fusa, guarda. È ripresa a funzionare l'altra che non funzionava più, Quando capi, sono tutti piegati per lui, Ragazzi, io non posso dire cosa sto pensando quando vedo 50 persone che si piegano così. Farli i soffocotti. Stavo pensando, ma non volevo dirlo. Stavo pensando, ma non volevo dire. Ecco qua. Oh, vuoi sapere cosa sto bevendo? Va bene. Però da 1 a 21. Ecco un numero tra 1 e 21. 3. È un tè verde? No, non è un tè verde. Il tè verde non lo bevo freddo. Lo bevo caldo al massimo. Perché, diciamo, una volta mi piaceva il tè verde, adesso basta. Basta, poi hai preso il tè verde, hai litigato, l'hai bloccato su Facebook. Come Tino che blocca su Facebook il tè verde. Vai via tè verde, vai! No, ho capito, la bestia. La bestia. Ho sentito come dire la bestia. Ragazzi, guarda Yen che fa il mega discorso. Decenni di oppressione. Porteremo l'eredità di coloro che abbiamo perso. E il legame ci terrà insieme. Così poi penseremo al futuro di questa nazione. Le waifu! Incredibile. Il futuro della nazione. Stefano Vicenza è promosso in Serie B. Meno male. Ha detto Leonardo, è la verità, non è una bugia. È stato promosso. Domani andrò a tagliarmi i capelli, guarda. Aurora, a volte ho la tentazione anch'io che vorrei tagliarmi, ma se mi taglio li perdo per sempre. C'ho la coda qua. Avete la forza di rialzarvi? E la forza di 1000 uomini. Esatto, Leonardo. Sì, grande Vicenza. Da notare quando è cagata sotto quella ragazzina appena alzato la testa. Sì. Si è visto questo davanti. C'è il boss, il giga boss. Io sono. Allora, facciamo il sondaggio. Vuoi il sondaggio? No, non posso fare il sondaggio. No, non lo faccio perché. Non posso mica fare il sondaggio. Sai perché? No, non so che lo posso fare, ma volevo tenere il messaggio di Leonardo. Mi servono il positivo. Te alla pesca, ok. Io dico. Cosa si spamma esclamativo hype o no? Vabbè, grazie, quello. Ma non è il messaggio dell'hype, quello. Vi volevo ricordare di lasciare anche un bel like, il mitico Leonardo chiede. Grazie Leonardo. Football Kingdom, il gioco. Ti sei fissato con Football Kingdom, magari poi è una ciofeca, non lo so se è bello, lo scopriremo, devo scaricare. Sì, scaricarlo si può dire. Non è illegale, ragazzi, direi. Vabbè, c'è anche il videogioco della Nutella. Cosa c'entra? Vabbè. Ve lo giuro, è una specie di. Ho trovato solo la trial. Mi spiace. Football Kingdom manco lo trovo. Mi spiace, ma veramente non riesco a trovarlo. Football Kingdom. Bocciato, non ce l'ho. Non posso scaricarlo. Ed è strano, Leonardo. Ho trovato solo una trial edition, che è una demo. Lo trovo. Applausi. Lord Yen, kawaii, incredibile, Nico. Vabbè, conta che c'è magari il coso, c'è anche il gioco lo sport. Ma guarda che sono finito all'enclave, io dove devo andare? Il mondo si è girato su e giù, dice. Oh, ciao Eren! Ciao Lorenzone, grazie mille! Ci siamo sentiti di là della Caraxinkai. Come stai Lorenzone? Oggi stiamo per fare poi qualche gioco di gruppo più tardi con i Kahoot e robe varie. Abbiamo il comando per che gentile come Tino. Allora, ma quel sito lì non ci sono più i download, li hanno tolti. Il mio amico era disperato che lui si scaricava le cose. Beh, non so se posso dirlo, QROM, leggi il messaggio. Ah, vabbè. Non so se posso dirlo, però diciamo che li hanno tolti i download. Allora, sei chiuso. No, il sito c'è, ma non ci sono più i download, hanno bloccato tutti i download. Non è che il sito c'è ancora. Perché il sito non fa male, è che avevano delle cose che oltre a quelle perfettamente legali che... Jack è un po' come Steam Unlocked
tempo fa avevo... Sì, chiamalo aperto, diciamo, ho capito che cosa intendi, No, praticamente ai tempi c'era stato un mio iscritto, ora non so ancora se è ancora iscritto oppure no, praticamente mi aveva chiesto come avevo, era forse o per Sud Park o per qualche altro gioco, mi aveva chiesto di fare un coso, come si chiama? Oh, raccontami, io ho platinato ieri sera ho platinato, faccio vedere, ho platinato Assassin's Creed Shadow. Mamma mia, ragazzi, c'era un drop del 35%, fammi spiegare sta cosa lì, io lo spiego perché. Allora, devi fare delle collezioni leggendarie, che sono solo per stagioni, e devi aspettare un sacco di ore reali. Quando c'era l'estate, che dovevi andare a recuperare non so quale animale, non spawnava, ero disperato. Poi arriva l'autunno, che vado a fare l'ultima, e sbaglio, e ho fatto quella sbagliata, che non era quella giusta, e allora sono disperato, pensavo, cavolo, si è buggato il platino, invece poi me l'ha dato lo stesso. Ma che fatica, ragazzi, sto gioco veramente 80 ore, bello sì, è tutto, però, ripeto, una faticaccia sto platino. E poi dico sempre che non devo più fare platini, ragazzi, perché mi fanno impazzire, non devo più fare le platini. Allora, stai giocando a Resident Evil 0, allora, ma com'è Requiem? Io so che deve essere un bel gioco. Kevin l'ha giocato e finito anche lui e gli è piaciuto tanto. L'avete platinato? Ha dei trofei difficili? C'era la run solo coltello, questo gioco? C'è quasi tutti i Resident Evil. La run solo coltello. Alcuni giochi sono gentili che ti danno anche la pistola, coltello e pistola, tipo Resident Evil 4 Remake c'è coltello e pistola. Un bellissimo gioco, posso immaginare. Cerco di tenermi non spoiler perché poi voglio comprarmelo più avanti. Tanto il Capcom poi ti tira addosso. Non ce l'ha, meno male. Ciao Matteo, 6 anni di live con Jack Leone Max. Ci siamo. Quel sito non lo conosco, però grazie. Comunque, che ti stavo dicendo, Jack, avevo fatto sto video, l'avevo caricato tranquillamente. Nemmeno 5 secondi dopo che avevo caricato questo video buttato giù da YouTube. Ma cosa avevi messo dentro di così? È una email che mi arriva. Ti è stato rimosso il video. Ma cosa avevi fatto? Praticamente e oggi i risultati, Matteo, io non voglio fare spoiler, ma le proiezioni sono molto diciamo promettenti, diciamole così. Le proiezioni sono molto dico, Jack, avevo fatto questo video che era sto tutorial. Praticamente non posso fare il tutorial dove spiego come avere giochi gratis dai giochi quelli che si pagano, ecco. E quindi ho detto vabbè, non lo faccio più. Poi ho contattato quel ci faccio, guarda, te lo ciao spiego. Lupo, grande Lupo, mamma mia. Ciao, come stai, mitico? E oggi stiamo facendo appunto 6 anni insieme di dirette. Ero partito su Twitch, in realtà spoiler, ero partito su... Ma perché spoiler? Non è spoiler, è chiuso. Ero partito su Mixer, quello della Microsoft, ma quello della Microsoft è andato a farsi benedire, purtroppo, perché come sapete la Microsoft poi l'ha chiuso. Ma intanto ancora quando era aperto ero già passato a Twitch. Poi ovvio che YouTube ci ho portato di solito più video all'inizio, però volevo fare dirette e mi sono divertito, alla fine è diventata la mia piattaforma principale. Ma tornerò anche su Twitch, tornerò comunque, ovviamente farò un po' di roba. Tutto bene, amico mio, ti seguo da lavoro, ti capisco, guarda, io dopo questi giorni sono KO per dolore alla schiena, sono bloccato, guarda. Sono bloccatissimo, guarda, non riesco a fare nulla, guarda, purtroppo mi ha preso male alle ossa, sarà quell'influenza senza febbre, ma che ti piglia malissimo le ossa. È terribile, ragazzi. Se non mi passa devo pure andare a farmi vedere. Speriamo mi passa. Allora. Mi ricordo una volta che padre è andato da un medico. Ma dove sono finito, Kugane? Dimmi, quello che era andato da un medico. E abbiamo avuto un medico lì che non era neanche un medico. Che era il cane di dire. Tu avevi un'ernia? Però lei. Chi aveva l'ernia? Padre aveva mattina. Tuo padre? Padre aveva mattina, è andato e lui gli dice, tutte le volte che ti vede, 3 volte di mattina. E sa, quel problema lì. Sì. Il medico era di più che essere la persona del medico, era il cane, perché aveva il cane in ambulatorio. Il cane? Come il cane in ambulatorio? Il cane, io ci vedo il cane. Adesso voglio fare...
Ragazzi, adesso chiederò alla cara amica Ia di fare il cane del dottore. Avete pazienza? No, ma praticamente così aveva messo le lastre del cane invece delle lastre di tuo padre. Ah, non lo so, tanto io non ho mai visto dal vivo. E tu immagini questo fa. Ma se Okay. sono Ragazzi, scusi. grazie per lo stimolo. Sta arrivando, è arrivato, è arrivato, è lui, il cane dottore. Che poi alcuni dottori sono dei cani, ma questo è proprio un cane dottore, veramente. Guarda come veramente. Ma no, perché prende la pressione un altro medico? Scusa, è il medico va a farsi prendere la pressione da lui. Guarda che roba. Che cavolo, 5 dita, incredibile. Aspetta lì, ho visto una cosa strana. In teoria hanno fatto 5 dita i cani. No, il cane, l'uomo, gli hanno fatti giusto le 5 dita, nel senso che sai che di solito gli A sbagliano le dita. Guarda verso cane, ma che bello. Il dottor cane, è incredibile. Ma Jack, se posso dire, secondo me. Nonostante l'informazione di cui Rete 4... Oh, ma guarda, era ovunque sto cavolo di sì, era ovunque l'hanno infilato sto sì. Io poi uno può votare come vuole, onestamente, però ripeto, ma che cavolo. Cioè, alla fine hanno fatto vedere che gli over 55 hanno votato sì e i ragazzi sotto i 35 anni hanno votato no. È ovvio, ragazzi, che i giovani non si fanno imboccare. Io non sono andato a votare, ve lo dico, io non sono andato a votare. Vabbè, ma che problema c'è, scusami? Io non sono andato per una ragione, perché non avevo l'accompagnamento cioè non avevo nessuno che mi poteva portare, purtroppo, non avendo la macchina, non ce l'ho fatta, avrei voluto, ma non si sono dimenticati di me. Io sono bloccato, non riesco neanche a fare la strada adesso, sono proprio KO, perciò dimmi. Capisco questa cosa qui di buttare una perdita di tempo e devono rompere le palle a tutti ogni volta. Non sei obbligato. Anche la Mediaset, diciamo, rompe i coglioni. Vabbè, ma scusami, ti ricordano che è un tuo diritto. Poi ovvio che te lo devono dire. Ma rompe i coglioni, ogni altro giorno deve rompere i coglioni, ma non lo so io. Ho capito, ma ti devo dire che ho un diritto. Io sarei anche andato se mi avessi portato. Ma la persona che doveva accompagnarmi non è andata, allora ciao. Sono rimasto bloccato. Vabbè, vacci a piedi, ma io ragazzi non ce la facevo, non sto troppo bene. Tu vuoi guardare un Santa Pattina tipo cattivissimo me? Vero, Leonardo? Deve lì questo annuncio che deve rompere i coglioni. Vero. Ma a me non dà fastidio, perché comunque è giusto che lo devono ricordare, però poi alla fine tanto. Sì, ma Jack, il fatto è che, come puoi vedere, non cambierà. Non cambierà un tubo. Non cambierà niente. Praticamente resterà comunque che quella comandante. Resterà una cosa, posso dirla io. Che chi ha i soldi si piglia l'avvocato buono, chi non ha i soldi non si piglia l'avvocato buono, chi ha l'avvocato buono vince, semplice, logico, sempre stato così, sarà sempre così. Ma non solo quello, Jack, ma John Cabira, mitico però. Io lo dico qua, poi in molti mi danno io che mi... Anche io sono estremamente neutrale, non sono di nessun partito, lo dico 1000 volte, faccio i tali. Raga, siamo un paese che ve lo dico col cuore, siamo un paese che non si evolverà mai. Perché se è vero, raga, ci vuole la pietra, come si chiama? Quella da usare, la pietra per lo scambio. Pietra? Sai, quella per evolvere tramite lo scambio dei Pokémon. Neanche del partito. Ma quello. Allora, David, io speravo arrivasse quel leggendario partito pirata anche da noi, ma non fa un cavolo. Peccato, perché il partito pirata, ragazzi, era yeah! Andavamo là con la benda sull'occhio. Ma chi voterà questo? Yeah! Votiamo il partito pirata. Lio so che è scritto, lo dico. Vero, Lio è chiaramente un esponente di potere al popolo, lo vedi proprio che va in giro con la maglia rossa, la cosa dice potere proletario, lo vedi proprio Lio che va in giro e fa sommosse, va a mettere bandiere in cima alle aziende, è vero, Lio è famoso per queste cose. Bene, anche io sono andato io sono un po' lontanuccio purtroppo, ma cavolo, qua... Ripeto, se stavo bene ci andavo, ma porco cane, sta schiena veramente. C'è tanto che riesco a scendere e portare la spazzatura. È già tanto quello, perché devo portare giù la spazzatura. Sono proprio messo veramente male. Allora, il fatto, Jack, è come stavo dicendo prima, che
allora, noi siamo un paese che seppure ci mettiamo cosa, non ci evolveremo mai. Però devo dire una cosa, i giovani hanno più interesse dei cinquantenni, devo dire, è veramente massimo rispetto. È normale, allora è normale. Io no, ma sono contento perché vuol dire che i giovani non si fanno abbindolare, o non si fidano più. I giovani non si fidano, ragazzi, i giovani decidono con la testa loro. Cioè, che è normale. Io sono ragazzini di 15-16 anni che riescono a fare anche, diciamo così, riescono a creare dei lavoretti, possiamo dire così, dei lavoretti, facendo un esempio, estivi, che miseria nera, nella loro semplicità vanno più che bene. Però poi purtroppo ci sono persone adulte, guarda la Tataru in tutù, praticamente in kimono, dai 40 in poi, che fanno di tutto per impedire che questi giovani abbiano un futuro. Cioè ci sono ragazzini che ci sono libri lì come quelli sul potere aziendale che ti consigliano di dividere i lavoratori e farli litigare fra loro, così il capo avrà sempre l'ultima parola. Se li metti contro, è bruttissima questa mentalità. Anzi, guarderete qua è plagiato. Ma perché non lo fanno apposta? Loro credono alle notizie. Io, ragazzi, manco. Ovvio, non sto dicendo che le notizie non sono vere, le notizie sono vere, per carità. Poi il modo in cui le tratti che cambia. E la narrazione che può essere fuorviante, non la notizia in sé. Se ti dico, che ne so, paese A butta bomba cometino, diciamo così, bomba cometino su paese B, e quello è un dato di fatto. Ma poi ti vai a chiedere perché lo fanno. Lo dicono con la loro narrazione. Perché? E soprattutto perché lo fanno per il bene della giustizia. Quando senti già sta cosa sai già che è una boiata, perché giustizia quando non esiste. Giustizia non esiste a quei livelli lì. Perciò ti chiedi qual è il vero punto? Il petrolio! Allora dici, ok, ci posso anche credere, si dice che è per quello. Fisicamente, no, Lorenzone, no, non sto bene. Mi spiace, veramente a campo. Questa schiena è mezza andata, veramente. E anche il fatto che veramente i giovani di oggi, ad esempio, ci sono molti che stanno cercando di crearsi quei piccoli giochi da cellulare. Vabbè, ma il programmatore, sappi che il programmatore è la categoria meno protetta e più brutalizzata della storia. Io lo so possono far guadagnare quando quei Rai 3 e la 7 forse sono le più aperte, sai Matteo? 20, 30, 40 euro quando viene scaricato, ci può stare. Io ti giuro, a me mi fa una rabbia quando sento persone che non sanno niente di informatica e cose. Certo. Moralmente il bicchiere è mezzo vuoto, però ragazzi, io già il fatto che ci siete voi qua con me, ma è una cosa buona, non me ne frega nulla, non sto bene fisicamente, ma ci siete voi, grazie ragazzi. Va bene, poi la mia cosa si risolve. Perché la 7 l'unica cosa è che quando alcuni iniziano a dire le cose vengono sempre zittiti. Comunque qualunque cosa, che sia anche la 7, ho visto della gente che sta iniziando a dire delle cose, vengono zittiti. No, ma andiamo in silenzio, non andiamo a pubblicità. Ma cavolo, ma fagli parlare, ma fagli almeno esprimere l'opinione, non neanche. No, perché poi non si devono mettere certe gente se no finisce che la gente ragiona ed è grave, ragazzi. Se la gente Sky TG24 è imparziale, ma da quanto ne so Sky, guarda, Sky tende a essere imparziale, non è una rete politicizzata, quindi sì, i monologhi vorrei fare dal Vespa sono sempre stati di parte. Il migliore, ragazzi, il compiantissimo Emilio Fede, assolutamente imparziale Emilio Fede, come no, era Silvia, vedevi proprio si illuminava. Ma almeno con come si chiama, almeno con Bruno Vespa ti diverti. Lo cerco subito. Ti pisci dalle risate e ci può stare.
Ma ci sono alcuni minga che ti giuro mi danno Ce l'ho! Ce l'ho! Lo faccio vedere adesso, finita la scena. Cos'è per sempre educato? Per me è sempre sbagliato. Un funerale non è un luogo di dibattito politico. Un funerale non è mai un luogo di dibattito. Che è successo? Che è successo? Ma uno che è andato a piantare casino al funerale di un politico è sbagliato, per me è sempre sbagliato. Non è quella la sede, ragazzi, non è quella la sede. Il fatto che boss ha una veneranda età, ha comunque una veneranda età, non è che sia andato giovanissimo, No, ma questo che ha fatto? Che è successo? Ma tipo, beh, te lo racconta lui, sicuramente te lo spiega meglio. Io guardo queste notizie e non gli do neanche il peso, però mi sembra veramente fastidioso. Eren, se ci riesci me lo scrivi per favore qui in... vabbè, questo è un po'... perché alla fine, vedi, sono fra di loro, alla fine, cioè, gli stessi... Io ragazzi vi assicuro che se siete del sud o del centro-sud, vi assicuro che quello che vi diceva lui ai tempi, quello che non c'è più, non vi sarebbe piaciuto, perché io passavo per il viale con un mio amico e ho detto, ma sai che c'è il comizio di quello? No, ma dobbiamo proprio andarci, ma sentiamo che dice. Io non voglio sentire cosa dice, abbiamo sentito cosa dice. Porco cane, ragazzi, non ve lo posso dire perché vengo bannato il canale se vi dico le cose che diceva lui, non io, pensa te, ci bannano il canale, non posso dirle. Ma diciamo che non erano cose molto positive sulle persone del sud, やはり現地人に代理総督の身は多すぎました。まったくだ。殿下からお役目を頂戴しておきながら。compagnia di che l'ha zittito chiamando il gaffone maleducato. Ma per una volta possono anche avere ragione perché non è la sede. Stavolta io alla fine posso dare ragione a chiunque, che siano sinistra, destra, centro, sud, nord, vabbè, non cambia nulla. Sono sede. Conda anche. No, tranquillo, neanch'io, Lorenzo, però bisogna dire che per una volta c'è dagli anni 80 e 90, quando era Bossi aveva, diciamo così, un leggero potere. Aveva il potere di decidere tanto e a volte ha fatto fallire l'alleanza. Non ha fatto mettere. Io ero troppo piccolo per giudicare all'epoca, però ripeto che so che lui ha fatto saltare il governo perché ha visto che non gli promettevano, non gli davano le condizioni. No, ma poi sì. Allora, e poi che cavolo di indipendenza hanno ottenuto le regioni? Quasi nulla le regioni. Cioè, ci sono regioni che hanno potere, tipo le isole, mi sembra il Friuli, Venezia Giulia hanno più potere di altre regioni, ma le regioni col Piemonte e la Lombardia, ma che cavolo di potere c'hanno? Ma poi ma è minimale, ragazzi, non hanno ottenuto nulla. Posso capirlo che se vuoi un po' di indipendenza regionale. Che ci fa questa qui? Infatti cosa ci fa dall'impero? Lei è una dei nostri. L'hanno catturata. No, non ci ha tradito, l'ha catturata. È vero quello che dicono, hai gli occhi di un mostro, una bestia insaziabile, però lui è figo. Separare le regioni oggi, ma separarle ci mancherebbe altro, assurdo, no? Sono d'accordo. Però dare più potere amministrativo risolverebbe pratiche burocratiche, sta cosa. Quando parlavano, sì, ai tempi poteva avere un senso, oggi proprio è assurdo, infatti non se ne parla neanche. Non penso che ci sia qualcuno, a parte qualche movimento di indipendenza borbona che esiste ancora in Italia, ma ragazzi, se succede, stai pur sicuro che... Ricordatevi come l'hanno soppresso in Catalogna, 24-48 ore si scatenerebbero guerre civili. Sì, come in Catalogna hanno fatto così, hanno arrestato tutti quelli, li hanno arrestati a fine, 24 ore hanno risolto il problema. Guarda, 24 ore. Jack, come ti stavo dicendo, quando c'era Bossi al potere, ma non ha mai avuto potere lui era il secondo. Da molte virgolette potere, diciamo così, lui ha fatto mettere sia quando tu esci da Villa San Giovanni, sali verso il nord, che quando scendi dal nord per andare in Sicilia, lui aveva fatto mettere 2 cartelli. Sì, ma è ridicola sta cosa, dai. Se tu stavi salendo, sì, c'era quello benvenuto in Italia, lo so, ma sono ridicole ste cose.
Sono ridicole, ragazzi. L'Italia cioè, non è quello per cui hanno combattuto i padri fondatori, come Garibaldi. In discesa c'era scritto state lasciando l'Italia. Ma dai, ma sì, ma che cavolo è? State attenti in Sicilia. Ma per favore. Vabbè, ma lì è propaganda, è populismo. Che cavolo è? Ah no, te lo faccio subito vedere, guarda, io purtroppo non so se è l'originale, ma guarda, questo gioco io l'ho giocato, perché me la ricordo sta schermata, vedevi le schiene dei giocatori, me lo ricordo, ce l'ho anch'io, io ho giocato, lì mi fai parlare, leggi la frase, Quale frase? Jack. Quale frase? Quella che ha scritto Davo. Devo leggerlo, sì, certo. Ah no, dicevi questo qui. Quel gioco, Jack, lo avevi originale in scatola? No, assolutamente. Devo averlo venduto insieme. Ma io non ce l'ho, non avevo le scatole, infatti, non ho più nessuna scatola. Ho solo i dischetti, i floppy disk. Insieme alla C64 ti metti giochi anni fa su eBay, finanziavi i Panini a mezzogiorno all'università. Lo so, controllare un player alla volta. Sì, ma c'erano tanti bei giochi, però c'era anche il gioco del Manchester United, che era veramente un gioco interessante. Sì, questo è del 91, guarda, ma c'erano parecchi. Ma io, diciamo che ai tempi erano tutti giochi di calcio, di tennis, ai tempi del C64, Amiga, inevitabile. Programmato da un italiano, sa, ma anche Sensible mi sembra. No, forse era il rivale di Sensible che era italiano. C'era un nome, sì, quello l'altro, come si chiama? Non mi ricordo il nome, ma c'era quest'altro che era un italianissimo che aveva programmato. Pugile e lanciere, questo qua ci serve, sì. Un attimino, Martino, tu ci sei? No, è andato sparito. Cioè c'è nella chiamata, ma c'è che non c'è. Dobbiamo evocarlo per poi come Tino. Vedi, compare in figura eterea. No, comunque ai tempi sì. Dico, ai tempi per Commodore 64 c'erano un sacco di giochi sportivi. Sì, perché era un genere facile, anche il golf tirava tantissimo. Ma oggi un gioco di golf non tira così tanto, ma ai tempi impazzivamo perché, cioè, vedevi che era facile, era semplice per un gioco così bidimensionale. Sceglievi, lanciavi la pallina e vedevi l'effetto, era fatto bene, era fatto molto bene. Lanciavi la pallina, questo era il biliardino. Ma vabbè, c'era anche il biliardo, i giochi di biliardo non mancavano mai. Ovviamente il tennis era un altro gioco abbastanza facile se facevi la schermata così, e ce n'era uno che mi faceva impazzire di gioco per C64 di tennis. Ora vi cerco qual è. C64 tennis manager, credo. Match Point, mi sa che Match Point. Vediamo un po'. Match Point, ragazzi, e pensate che è dell'84-85, No, non è questo, dai, non può essere questo qua. Non mi sembra questo. No, era più... So che mi faceva impazzire perché c'erano tante modalità e c'erano i vari terreni, c'era il terreno di terra, il terreno d'erba, il terreno sintetico blu. Era pazzesco, c'era Wimbledon, c'era Parisi, era una roba incredibile. Fantastico, veramente. Faccio vedere, mi scuserà l'ammiraglio se faccio vedere questo un attimino mentre lei parla. Guarda, eccolo qua, vedi, ma che roba. E questo qui ovviamente è vecchio, ma non è quello che dico io. Quello che dico io era più recente. Peccato che non so al momento trovarlo. Il gioco della vita, che cavolo è? Il gioco? Il gioco della vita, praticamente è un videogioco la tua vita, ma è vero che è ispirato a un gioco da tavolo che è praticamente il gioco più odiato. Ok, trovato Monopoli. Beh, allora, ecco qua, ragazzi, l'ho trovato, però non si vedono immagini, devo cercarlo così. Adventures Tennis, era incredibile questo gioco. Questo qui si vede che è già anni 90, si vede, ragazzi, questo gioco capolavorone del tennis. Guardate che roba, cioè già il fatto che vedi che cambia i colori, vedi i campi sono di vari colori, perciò capisci proprio che è un bel gioco. Cioè almeno è anche il modo di giocare da erba sintetico cambia, e comunque era già qualcosa di grosso. Dell'Infogrames, che comunque era una grande casa. Dav sa di cosa mi riferisco. Adventures Tennis, esatto. L'ho visto prima, Jack, questo gioco. Davvero? Dove l'hai visto? Sempre su Maya Bandware. Io stavo vedendo una cosa. Perché esiste anche per PC, esiste anche per DOS. Non sapevo che esistesse anche per DOS. Sì, allora su sto sito c'hai
Windows, Mac, DOS, Amiga, Atari, cioè praticamente ce l'hai quasi per tutti. Perché deve andare poi su genere o piattaforma, se non mi sbaglio. Vabbè, sì, lo so, però il problema è che devi avere... Sì. Atari 8 bit, cioè, Atari 8 bit. Sì. Già 4 bit li ammazzi solamente facendo... Che succede? È entrato qualcuno? Salve. Ciao Simo, che piacere sentirti. Scusa se ho rotto le orecchie a qualcuno. Mi chiedo scusa. A me no. Guarda questo qua, il suo clan si chiama Arcade. Oh, ci voleva Tony per non vedi uno che c'è Arcade come nel nick del clan. Sarà mamma mia. Come l'altro ieri che abbiamo fatto questo. WWE ha fatto uscire la lista dei 10 momenti più sadici di Randy Orton. Tra questi 3/4 sono dove va a cercare di ammazzare cose. Chi? Dove va a cercare di ammazzare come si chiama? L'Undertaker. Quello con un avversario che non battevi in mezzi semplici. Dopo che tutti gli dicevano, guarda che quello... Ok, hai fatto 3600 punti. Gli ha dato fuoco, l'ha investito con la macchina di fuoco! No, di cosa? Con la macchina da buonanima di Eddie Guerrero. Hanno il padre. Vediamo se abbiamo vinto i numeri della volta scorsa. Diamo i numeri. No, abbiamo perso! Non ha vinto un solo. La volta scorsa vabbè. Mi ricordo che tu la volta scorsa avevi detto che non è. Abbiamo perso, si cambia. Va bene, allora, volete dare i numeri anche oggi? Come Tino? No, Tino non c'è. Tino devi dire no 2026. Vabbè, iniziamo da Lio che ha molta fantasia. 5890. 5890. Poi ma è lo stesso numero che ho dato io nel mio file personale. Vabbè, fantastico. Che succede? Permesso. Ciao Diamond, oggi Diamond. festeggiamo i 6 Salve, anni. salve. Non i 6 anni di età, ovviamente. I 6 anni di. Come si chiama? 5890. Oh, tu sei molto mente matematica, vero Diamond? Vuoi scegliere un numero anche tu? Da 00009999 è un'estrazione, porta fortuna. Proviamo 4 cifre. A caso, perché vuoi te. Non so, no. 5981. 5981, perfetto, Diamond. Vinci, sono sempre punti. E Aurora 3496, va bene. 3496, tanto sono sicuro che come Tino avrebbe detto 96 pure lui. Ok, 5981, vediamo. Ma ragazzi, diciamo che il sistema è stranissimo perché fai il quarto posto se azzecchi l'ultimo numero, fai il terzo posto se azzecchi gli ultimi 2 numeri, secondo posto se azzecchi gli ultimi 3 numeri, se azzecchi tutti e 4 numeri, cavolo, su 10.000 possibilità praticamente. Cioè, insomma, è difficilissimo vincere. Grazie, ti ho segnato Aurora. Ok, perfetto. Abemus numeri. Ok, 3 numeri, dopo il massimo. Abemus numeri. Questo è bellissimo. Abemus Papa, no. Allora, tra un po' faremo un bel caut educativo. No, comunque Advanced Tennis, sì, Dav, era tanta roba. Cioè, considerato che gli anni 90 era l'epoca che Super Nintendo spaccava tutto come qualità grafica. Non si gestivano più PC come l'Amiga, il C64 non gestivano il resto, ma invece il Super Nintendo era veramente bellissimo. Il Super Nintendo aveva dei giochi impressionanti tipo Chrono Trigger, Final Fantasy VI, Donkey Kong Country 1, 2, 3, tutti 3 belli. Va bene, vediamo la scena. Dicevo, Diamond, tu ti ricordi la tua data quando hai iniziato a fare dirette? No, vero? Ora non mi ricordo. Sì. Io mi segnalavo su Peter, sì, ho capito cosa volevi dire, su Pete Sampras Tennis, bello, non era bello, però c'ho un ricordo buono. Pete Sampras, però io non posso con Mega Drive. Ah no, hai ragione, non hai ragione, non è tanto bello. Leon, io praticamente
Sì, è stato un Packard Bell, era piccolino, era un PC piccolino, ma no, IBM qualcuno l'ho visto, ma sono dei bestioni che... La conosci la storia di John Tito? La sapete la storia di John Tito? Quella presunta storia del viaggiatore nel tempo che era venuto per recuperare un IBM, penso 286, penso il 286, non mi ricordo quale, penso il 286, che ha detto che nel futuro erano scoppiate le guerre verso il 2030, così, o forse era il 2020, fine 2020, e lui veniva dal futuro e sta mandato per recuperare. Non per male, ma mi sa che il Pettizio c'aveva ragione. Ma no, ha già sbagliato delle cose. Siamo quasi al 2030. Vabbè, ma ha sbagliato delle cose, ovvio che... Già sbagliato le sue previsioni. Che è partito Grilli? Che mi ha lanciato a questi Grilli? Io volevo il tubo. Qualcuno mi ha grillato. Che bello. Chissà chi è. Non lo so. Però io vorrei un bel tubo che fa... È Cometino! Cometino gay. E non è che devi urlarmi nell'orecchio, Diamond. Non è che devi urlarmi dai, Cometino, è una prova io non ho urlato negli orecchi. Infatti non ho urlato. Stavo parlando forse un po' più forte, ma non stavo sbattuto contro il tavolino. Vabbè, ma lui... A parte gli scherzi, io mi sarei anche mi sono mutato proprio perché mi sono rotto i coglioni di dover sentire parlare di economia da Diamond. Carmelo. Parlare di economia. Economia, roba lì di referendum, eccetera. Ma non ne parliamo più. Ma abbiamo finito. No, non è un'economia, non è economia quella. Massimo. Non ho rotto i coglioni ieri, possiamo dire. Vabbè, ma adesso in TV parleranno di questo per una settimana, lo sai che non smetteranno più di parlarne. Adesso. Hanno rotto i coglioni per una settimana. Ho capito. Sei tranquilla guardando un film. Se invece tu... Devo capire perché io a un certo punto sento Cometino. Io avrei preferito se invece in TV parlavano degli ultimi risultati dell'Inter, che era un po' più interessante, vero Diamond? Tanto l'Inter ha 7 punti sul Napoli e 6 sul Milan comunque. Ma diciamo che se non ci fossero stati tutti questi furti arbitrali sarebbero è sempre una scusa alla fine, dai, ma chi se ne frega. Ma come una scusa? Ma intanto è vinto sto scudetto ormai. Ma sì, tanto continueranno a negarci rigori, ad annullarci gol regolari. Tutte le squadre ma senza Lautaro poi l'Inter è una tigre di carta. Sì, è vero, Lautaro fa la differenza, Lautaro è un grande. Che c'è Carmelo? No, perché lui vuole vedere, lui ha detto che vuole vedere il Napoli che vince in tutte le partite adesso in poi. Vuole vedere il Napoli che vince, è diventato tifoso. Il Napoli. Ha detto battiamo il Milan e poi rispondiamo tutte. Dice forza Napoli. Ogni volta è sempre la solita storia. E che perché loro non sanno perdere. Ma dai, lo sai che è il cuore azzurro. Io ricordo solo il bis dei biglietti per voti qualsiasi tifo, quindi ne ripeto così da tutti. Sì, ovvio, assolutamente. Scusami, so quasi già di 5 metri. Tu avevi detto che voleva cosa non stiamo a fare? Io sto aspettando che Cometino sia pronto per cautare. È certo che sono pronto. Ma siamo pronti tutti. Sono sempre pronto io, ragazzi. Io non sono qui a dormire. Ora vacca voglia, dammi un po' di tempo. Appunto, vedi che è poverino, deve prepararsi, deve truccarsi col mascara, poi farsi le ciglia. Vabbè, io mi trucco al mercoledì e non mi trucco, mi metto su una parrucca da maschio, quindi so che può sembrare strano. Una parrucca da basket. Maschio, non da basket. Tu sei tanto tifoso, te lo devo dire per forza, che non è che sei tanto tifoso. La parrucca da basket? Mi spieghi cos'è una parrucca da basket? Non ho mai visto una parrucca da basket. La parrucca che ti dà il potere di cosa? Parrucca da basket. Chi è che me la aggiunge nelle quote? Vi prego, parrucca da basket. Parrucca da basket, è bellissima sta cosa. La parrucca da basket. Aspetta che te la metto io. Sì. Fra pochissimo Aurora, stiamo aspettando Cometino che si sta preparando. Diamogli un attimo di tempo. Sta facendo delle cose, io voglio rispettare i tempi di Cometino e non mettergli pressione. Bella così, ok. Già ti mette la parrucca da basket. Doppia quota, è pazzesco.
Grazie Lorenzo, grazie ancora per la compagnia, grazie per il supporto della tua presenza, apprezzo davvero molto. Noi adesso iniziamo a giocare in gruppo, ovviamente, non su Final Fantasy. Cioè, lo lascio sempre aperto, che non fa male. Sto cercando... è la A maiuscola. Sto cercando Leshy, che è un Trent, praticamente. Vedete i Trent del Signore degli Anelli? Gli uomini, gli alberi su due zampe. Così. Guarda, avevo messo 2 citazioni uguali. Sì, ma due mabelle, ok. Due mabelle, ok. I limoni. Aspetta, Aurora. I limoni. Nell'altra sente mammelle, ok. Come Tino, dai, sta pensando a fare il latte, lui c'ha ragione, pensa al suo business. Signora, i limoni, signora! No, stavo pensando alle cose di Red Dead Redemption 2 quando devi mungere le vacche. Sì, ovvio che stavo pensando a quello. No, stavo pensando a quello, sul serio. No, ma non me ne fregava nulla delle altre cose. Stava salendo come si chiama? Il Fantozzi che in te ma no, non stavo pensando a quello. No. Allora, sul serio, stavolta non ci ho pensato neanche per anticarmi il cervello. Grazie davvero. E ovviamente domani invece inizieremo un nuovo gioco che è Call of Duty Black Ops Cold War, ambientato nella guerra fredda, da cui dice il titolo. Non so nulla, è la campagna. Tanto come avete visto di solito li finiamo in 4 live questi giochi di Call of Duty. Ecco, guarda, tu lì devi sentire la voce che ha questo qua, lui è piccolino. Il vocione che c'ha. Sentilo. Che cazzo è? Pipino. Pipino è breve. No, beh, alto così. È il figlio di Rauban, il figlio di questo. Tali vittorie veramente sono vinte senza sacrificio. Beh, abbiamo perso Gosetsu. Doma è libera. Solo Doma, non tutto il resto. Dobbiamo ancora sfondare l'impero, sappiamo. Fammi capire, questo dovrebbe essere il figlio sì, di quello che si è morto? No, quello che è morto no, non ha figli. No, è il figlio di quello perché c'è cosa? Perché c'è Naruto femmina? Naruto. No, che c'ha un nome particolare. Non si chiama Limonata. No, si chiama Sasuke, non so il genere. Sasuke. Rauban, io lo do uno dei personaggi preferiti questo. E poi l'hanno arrestato, gli hanno tagliato il braccio, l'hanno catturato, imprigionato e tutte queste cose non fregano. Tranquillo. 最後のチャンスかもしれんの。これまで懸命に解放軍の立て直しに努めてきたが、 c'è un po' di speranza. 反乱分子狩りの圧力を強めておる。いたずらに時を浪費すれば、せっかく立ち直りかけた組織がまた崩されかねんからの。ormai siamo quasi alla fine dell'espansione. Siamo quasi arrivati al gran finale. Sappiamo tutti che arriveremo alla battaglia decisiva. Anche la povera Miss Krill, è vero, è stata catturata dai cosi. Dimmi che c'è una pubblicità che sembra bella come Monster Hunter. A me non piace Monster Hunter, però questo sembra bello, cavolo. Tutta trama. Dov'è questa pubblicità? Sul cellulare. Sembra bello sto Monster Hunter Stories. Molta scena, molta adrenalina. Non è il solito Monster Hunter, diciamo. Monster Hunter Twisted Stories 3. Carino. Com'è andata? Bene Leonardo, stiamo per partire con Kaut, 怪人が天に投げかけた導きの星に従い我らガレマール帝国を粉砕 5 minuti, poi facciamo la cosa incredibile, le storie folli insieme, spero al mitico Simo che è più bravo. La cosa incredibile. Io e Simo mi aspetto da voi due mi aspetto solo l'eccellenza, con la genialità, battute distorte, folli, un po' alla David Lynch, diciamo, la roba. È un po' alla David Lynch. Certo, ci sta, quel tipo di umorismo
un po' strano, un po' tarantiniano, un po' del Lynch. Tarantiniano non possiamo troppo perché, cioè, YouTube ci banna se facciamo roba troppo tarantiniana, però parzialmente un cicinino tarantiniano, ci spero proprio. Sì, vabbè, nemmeno faremo. Comunque il nostro piano, mandiamo l'alleanza sulla strada principale, mannaggia, comunque, ok, devo mettere che Matteo m'ha tirato su di immorale, perché veramente, cavolo, sarà interessante vedere cosa dice. Vediamo quando ci saranno i risultati più tardi. Fordola. Cavolo, sto nome. Fordola, sì. Fordola, lo sai che mi è venuto. Cosa? Il suono che facevano i personaggi di Age of Empires 2 quando li selezionavi. È vero, c'erano suoni similissimi. Jack, io devo mandare un attimo un messaggio veloce e torno subito. Manda, ma fai il tempo, tranquillo, ti aspettiamo. Tanto Cometino si sta riprendendo, pronto anche lui. Mandiamo il pit stop, cambiamo le gomme. Tu che continui a fare fantasia finale, io sono qui a farmi gli alert. Ma li fai dopo gli alert, andiamo a fare un po' cauti insieme. Sei lì che continui a fare fantasia finale? Io lo faccio perché sto aspettando te, non per altro. Solo perché sto aspettando te. Tanto lo sto già preparando, a dire il vero. Esplora. Caut. Scegli tu, Cometino, un argomento di Caut, un argomento generale che potrebbe piacerti. Argomento, detto. Cavolo, mi piace sta musica perché ti dà la carica prima della grande battaglia finale. Non sarà finale, ma una delle tante battaglie. Perché le abbiamo prese finora. Abbiamo preso metà gioco a prendere mazzate dall'impero. Stavolta è tempo che diamo noi le mazzate all'impero. Scusatemi, dobbiamo liberare tutto. Abbiamo liberato una città. Io vado un attimo in bagno. Va bene, va bene. Bentornato. Lì avevo proposto a Cometino di scegliere l'argomento, ma di tanti argomenti in generale. Chiedi argomenti voi che ne sapete io. Vabbè, ma tu sei tutto. Ma chiedo Lio. Sì, vai. Che tipo di argomento vorresti che trattiamo oggi? Su Caut per iniziare. Videogiochi, serie. La butto lì, animali. Vuoi fare il regno degli animali della ruota della sfortuna di Jerry? Aspettate che non sono loggato, un attimino che sto loggando. Boia. Niente, Dovrei essere loggato con Google. Ma che cacchio? Ok, mi ha fatto Medino, e poi sarei io lì. Insieme io è quello che sta facendo. Animali. Meglio, ti sento a tratti. Anch'io ti sento ancora meglio a tratti. Ho detto che tu ogni volta dici che sono io l'insemenio, ma mi sa che l'insemenio è Jack che non si è nemmeno loggato. No, l'ho fatto adesso, mi sono loggato. L'ho fatto, mi sono loggato, sì. Sto a posto. No, perché ancora stai giocando a cosa? Perché sto scegliendo il Caut da fare. Facciamola girare un po' sta Wakame. Che problemi hai ogni volta? Io non lo so. Mi sa che ha un sacco di problemi. Ok, guarda. La faccio riposare sul tavolo da guerra. La carovana. Sì, il tavolo con i piani e le mappe. La faccio riposare lì. Tolgo l'audio qua e andiamo a vedere. Ok. Caut animali. Quale facciamo? La terra, no, mi piace. Questo qui mi ispira fiducia, questo qua, 20 domande gratuito. Animali, proprio generico nome, animali, come Animal, Battista. Bestie disumane. Sì. No, è in italiano? Vabbè, non importa. Sì, ma sì, è scritto in italiano, ma sì, si capisce. Oh. You like animal in italiano? No, è italiano, animali è italiano, ho guardato... al caricamento del pin di gioco. Ok, adesso ve lo copio qua. Il pin
Ve lo copio qua, vi passo il link per giocare insieme. Aspetta, lo scrivo. Giochiamo insieme a Kahoot. Indirizzo link. Ok. Salvo. Controllate se va intanto il link. E poi il numero ve lo scrivo. 679 5957. Ok. Eccolo qua. Venite. 79. Io è entrato per primo. A me non è 679 che non ho capito. Allora, 679 5957. Ma bastava che cliccavi sul link. Sì, a me non mi ha fatto entrare qualcosa. Okay. Dico, a me non mi ha fatto entrare. Non mi ha fatto L'uomo ragno, chi sarà l'uomo ragno? L'uomo ragnolo. Non penso che sia come Tino, però. Non penso che sia come Tino. Sportacus, questo qui mi sa che è il buon Simo, Sportacus, mi sembra. Sportacus. Aurora? Io. Ci sei? Io sono entrato, ragazzi. Leonardo, grande Leonardo, ragazzi. Perché mi escono dalla chat? No, sto scherzando. No, è che c'è stato un deflusso di iscritti. Cioè, si vede che sono tutti su Kahoot e non hanno più la chat aperta. Allora, Leonardo, penso... Però non so chi è l'uomo ragno. Non sarà mica come l'uomo ragno. Dovrei capire chi è. E non sei tu l'uomo ragno? Non sei tu l'uomo ragno? Sono io. No. Ma se allora chi è Sportacus? Tu sei Sportacus, no? Oh, ti ho detto sono io Sportacus, ma sei sordo o allora, cosa? ho capito male. Vabbè. Come Tino, bevi un po' di vino che ti calmi. Allora, facciamo partire con noi quattro. Voi quattro, scusate. Dai, parti. È partito. Dirà che verso fa la mucca. Mumu. Non penso che sia così facile, ragazzi, non penso. Allora, quiz. Qual è la corretta Oh my god. Hai animali domestici? Ma qual è? Se uno ti chiede animali domestici, qual è la risposta corretta? Cioè, qual è scritto giusto in italiano, praticamente? Ma che cavolo? Ovvio, sì, ho un gatto. Chi è che ha sbagliato? Perché siete in 5? Non eravate in 4-5 secondi fa. Ok. Bisogna vedere bene. Sì, ma che poi è una domanda di grammatica, cosa c'entra? Come si dice do you like animals in italiano? Ma mi stai prendendo in giro? Ma che quiz è? Come si dice in italiano? Do you like animals? Inglese. Ma scusami, all'improvviso è diventato un quiz di inglese sta roba. Porco di quel cane. Grande Aurora che lo sa. Check, praticamente è inglese. Questo uccello è. Questo uccello è. Che cos'è? Scusami, no? Ma scusami. Io che mi... spero a caso. Blu è... l'immagine non spara a caso. Spara Basta guardare l'immagine. Come si dice The Rabbit in italiano? È il conejo. Questo qua è facile. E lo puoi anche vedere dall'immagine. Conejo. Il conejo. Ok, The Dog. Cosa sarà mai The Dog? Ma perché è diventato perché è diventato inglese praticamente? È già che in cinese fa wang wang, è vero? Fa wang wang. Qualcuno è caduto però, ragazzi. È caduto l'uomo ragno. Come si chiama questo animale? Cavolo, se è difficile questo qua. Madonna, questo è difficile. Ma perché è così facile sto quiz che sta facendo tutto giusto insieme. Abito con Geppetto e Pinocchio, mi chiamo Cleo, ma che animale sono? C'è anche l'immagine. Oh my god. Non lo so. Cleo, con Geppetto e Pinocchio, mi chiamo Cleo. Ma guarda l'immagine. Che era un pesce? È un pesce rosso. Era un pesce rosso, l'ha azzeccato uno solo, attenzione. Qualcuno pensava che fosse il gatto, Cleo. Vediamo un po', cos'è? Doppi punti la prossima, attenzione. Wombo combo, questa è? Sparta! No, non è Sparta. Mi piace che... Una gallina bianca, Jack. Una gallina bianca. Grazie per la gallina. Però non sprecate il vostro voto. Sì, ma non sprecate. Mi piace che qualcuno ha scritto una capra bianco, ma come fa a essere bianco una capra? Quindi, insomma, ci sarà un errore grammaticale. Guarda che esistono capre sì, bianche. Ma non capre bianche, non bianco. Questi sono. Chissà dove l'ho spedito. Cosa sono questi? Sei pesci rossi. Ma bravi ragazzi. Sì. Magari istruzzi. Mi ricordo lo zoo in Thailandia. Allora, which word is the odd one out? Quali di queste parole
è fuori luogo. Rinoceronte, cane, elefante, giraffa. Aspetta, sono tutti animali, eh. Quali di questi? Credo di saperlo. Il cane, vero? È domestico, è un animale domestico, gli altri sono animali feroci, proprio della natura. Della savana. Cosa sono? Oh, non lo dico, ma la conosco questa. Grazie. È quella che ci fa sempre il... Qualcuno pensava fosse un gallo, ma no, una gallina. Galline di Angel. I have two snakes. Io? Cosa ci fai con tu serpenti? Non dirlo! Potrebbe essere giusto. Devo buttare fuori in... No, io mi raccomando, lo so che ti viene da spoilerare. Capita anche a me la tentazione, ma cavolo, è che è troppo facile poi. Vabbè, ma vediamo un po', cosa c'è adesso? Doppi punti, attenzione. Cosa vuol dire il gatto e la volpe in inglese? La volpe in inglese. Dai. Ma perché è fissato con Pinocchio sto qua? Mi ha fatto ridere una delle risposte check. Sì, the pig and the fox. Sembra uno di quei Ho due criceti, means. Ma perché deve essere in italiano e inglese sta cosa? Ho due criceti, significa in inglese? Due? Ci tengo a dirlo. Ovviamente. Se uno qualcuno si è sbagliato, infatti ha sbagliato a contare. Vabbè, succede. E ce ne sono, fra l'altro. Non importa se c'è scritto 2, devi tradurre 2. Non so quanti ce ne ho dentro. Piccola di domande. La mucca. La mucca, porco cane. E la vacca. La vacca. Anche la vacca. Date un attimo. Ecco qua. Attenzione, ci siamo. Ma che quiz facile. Il lupo. Lio, tu non sai come si dice lupo in inglese, Lo sai. Talmente non lo so, cavolo, è così in The difficoltà. Dark. Ma non posso dire. Sto rantolando nei miei ultimi meandri di fortuna. Sì. È difficile. Adesso vai a spiare come ti chiami, perché non lo sai. Non lo so, devo andare a vedere come mi chiamo. Attenzione, qualcuno ha detto The Bear, la bestia feroce, il lupo. No, non è lupo, è The Bear. Sono andato a aprire un attimo la porta alla peste e niente tempo di dover... Ah, ecco. Vero o falso? Questo cane è nero. Sì o no? Vedere? Il cane è nero o no? Questo cane. Cos'è? Che domanda è? Secondo me perché è un quiz italiano-inglese, non so perché. Il leone è un feroce animale africano. Vero o falso? No, è pacioccoso, me lo porto in casa e gli gratto sotto la gola. Attenzione, Lio vince. No, non è ancora finita. Vero o falso? La tartaruga è timida e lenta, non è veloce. Sarà vero? La tartaruga è timida e lenta? Non è che tipo la tartaruga... So che è lenta... ma occhio che poi le spuntano i muscolazzi tipo Machamp di Pokémon e diventano tartaruga ninja. Sì, esatto. La tigre è un animale australiano. La tigre è australiana? Leonardo, Donatello e Michelangelo. Come Tino, la tigre è australiana? No. Che cazzo? Falso. Rullo di tamburi, Alexa. La tigre è africana. Aurora terzo posto, secondo posto Spartacus, il primo posto, incredibile, c'è Leon Wolf, il lupo. Vedi che con gli animali te la cavavi bene. Sei quarto Leonardo e quinto l'uomo tigre, che purtroppo è caduto dalla sessione. Non era l'uomo ragnolo? Sì, ragno, però c'era l'immagine una tigre. Fammi vedere, facciamo, cosa possiamo fare basta animali, vediamo se c'è qualcosa sui videogiochi. Siete pronti? Siete pronti? Perché non sfidiamo Carmelo con i loghi? Non ancora. Dopo facciamo anche i loghi. Però non quelli che hai fatto te, perché quella sai già le risposte. Accetta la sfida. Io potrei anche sbagliare, perché potrei anche confondere. Andiamo sui videogiochi. Ragazzi, ripeto che potete unirvi quando volete. Intanto lì ricordami che hai vinto una partita, che dopo ti do i punti. Jack, accetta la sfida di Cometino. Metti quelle sui loghi. Dopo, sì, ho capito, dopo la faccio. Certo che lo faccio, adesso facciamo i videogiochi che secondo me... Entra che tu però Diamond. È vero, Diamond, puoi spondare tutto. Aurora? Diamond non lo sento più, raga. Sono qua. Anche perché siamo un po'. Siete in po'. Oggi intervengo molto raramente. Tranquillo, ma se vuoi partecipare... Dai un po' di cultura a queste persone. Dare un po' di cultura a queste persone.
Presidente? Ma dove tu sei? Non sei in diretta? Sì che sono in diretta, certo che È sono in diretta su YouTube. Basta che clicchi Aspetta. sul link e ti entra nella partita di Kaut. Dobbiamo ancora farlo. Ah, eccolo qua, ora ti vedo. Ma certo che ci sono. Sì, non è che eravamo qui. Vabbè. No, facciamo la festa, ma siamo in diretta, dai. Giustamente. Sì. Vabbè. Non è che Kaut sembra quasi Caput. No, invece è educativo. Guarda, questo è educativo. Vabbè. Questo qui ho sempre visto cose molto positive su questa piattaforma. Beh, almeno spero che su Kaut non ci siano non ci saranno i furti arbitrali anche su Kaut. Non lo so, guarda, non lo so. Non Jack, penso. lo sai che mi ricorda questo Kaut? Cosa? Non so se da qualche volta da in qualche locale dove stai tu lì a nord c'era il Doctor Who, era praticamente questo cosa quiz dire dove praticamente ogni tavolo c'aveva un tot di telecomandi e ti facevano le domande. Mi sembra che un tot di domanda potevi, come si suol dire, cioè potevi vincere qualcosa, se non mi sbaglio. Bello. Però, ripeto, manca Leonardo. Beh, c'è già il link. Te lo rimando, ma c'è già il link. C'è già il link, Leonardo. Bastava che guardavi su nel messaggio in evidenza. Eccolo qua il link. Diamond, anche tu puoi cliccare sul link se vuoi. Sì. Ecco, Leonardo è entrato. Ah, beh, 4 va già bene per giocare. E ora sto dipingendo. Ah, beh, allora va bene così. Tranquillo. Diamond, piccola curiosità, ma che se c'hai gli stessi poteri del personaggio là della signora banana dei... Lì finiamo l'off topic. Che tipo di della gioco è signora Call of Duty? Che tipo di gioco è Call of Duty? Strategia, spara tutto, horror o browser? Cosa vuoi che sia, su via? Call of Duty. Un FPS. Non diciamo. Un FPS. Sì, ma non diciamoglielo, perché poi lo sanno. Ho detto solo FPS. Lo so, tanto loro non devono tradurre in italiano. Cosa sarà mai Call of Duty? Però devo ammettere che ha qualcosa. Ultimamente hanno aggiunto anche qualcosino di... Ultimamente, da un po' di anni, c'è anche la sezione zombie, ma non è... Cosa? Non l'avevo neanche vista la domanda. Spara tutto. È arrivato. Un solo cicchetto dopo. Tranquillo. Che tipo di gioco è Assassin's Creed? Sono giuste solo 2. Attenzione, 2 risposte giuste. Pronto? Desidero ordinare subito il robot. Ma no, dai, sound di sottofondo mentre facciamo il quiz. Dai, per favore. Non adesso. Parkour è un quiz horror, è un film storico. Dice, solo 2 sono giuste, me l'ha fatto cliccare solo. Praticamente erano giuste 3, perché è anche un film. Vabbè, ma lasciamo perdere. Il film fa schifo, cioè il film non era neanche... È anche storico, sì, è giusto anche storico. Infatti non ha data nessuno. Sì, perché anche Ezio che salta dal campanile di Firenze. E poi non è un genere parkour comunque. Qual è il negozio di videogiochi più conosciuto in Italia? Sei arrivato... È un po' vecchiata sta domanda nel 2026. Era esatto. L'hanno chiuso praticamente nel 2025, sì. anno. Vabbè, comunque GameStop. eBay da quando è italiano. eBay da quando è italiano. Cosa? Mi hai mandato un audio. Senti. E non posso se sto facendo la cosa. Si sente proprio. Qual è la saga di Call of Duty più bella secondo le persone? Ma cosa vuol dire? Ognuno ha le sue opinioni. Ognuno ha le sue opinioni, ragazzi. Ma non ci credo. A parte che ultimamente quei voti... Io non so niente, Black Ops ultimamente si piglia delle recensioni con voti 4-5, guarda, non è così bella. In che anno è uscito il gioco di GTA San Andreas? Ma questa che non la so neanche io, questa non la so neanche io, ragazzi. Sicuramente so che non è il 98, l'unica cosa che so è che non è il 98, le altre 3... No, ma è recente, è più recente. Sì, San Andreas. Ma aveva scritto San Andreas. 2004. San Andreas c'è scritto tra l'altro. Vabbè, ma questo qui ha fatto un sacco di errori. È proprio un errore. Che anno è uscito GTA 5? Io lo so, che tu lo sai, che io lo so. È facile questo. Mio fratello l'ho preso quasi subito, mi ricordo. Tuo fratello è più giovane di te? Sì.
Che anni ha adesso? Quanto? 20, 30? No, È del 97. 97, 26, 20. No! L'hai Io ho sbagliato. Dai, che sbagliato. non mi ricordo più. Ah, ma dimmi che devo mandare questo ad Andre. Intanto, Vabbè, io che so del 93 cosa dovrei dire, vabbè. Che sono del Sai 96. che non mi ricordavo. Vabbè, Io 93. sulla old gen GTA 5 com'è il gioco? Ma cosa vuol dire? Ah, sulla old gen. Ma dipende quale intendi. Intendi la PS3? Intendi? Penso che intendi solo la PS3 e non la PS4. Infatti, Non so cazzo. prima persona, perché terza persona è aggiunta su PS4. È vera sta cosa. È vero, non c'era la prima persona su quelle vecchie. Qual è la copia di CSGO? Oh mio Dio, cos'è? Cacchio vuol dire? CSGO. Deve essere Counter Strike Go, penso. Counter Strike. È la sua copia, ovvero il gioco simile, ma poi non si può dire copia. È soggettivo, è un genere, skill, ma manco io lo sapevo. Qual è il rivale con l'Udita? Ancora, ci sono 3 miliardi di rivali. Uno solo. Counter Strike, Battlefield o Special Force. Io sceglierei sicuramente uno di questi. Quello più famoso, Esatto, Battlefield, esatto. Famoso. In realtà hai più giocato Counter Strike. In che epoca viene Famoso, ma trattato il perché gioco? famoso? Battlefield 1. Battlefield 1 è sulla seconda, prima guerra o nel futuro? Tra l'altro Battlefield senza di finale. Vabbè, ho capito, ma questo qui ha fatto degli errori. Sarà mica tradotto con l'AI. Ma no, è una roba vecchia. Era tipo è vecchissimo sto cavolo. La prima, lo so, ma era difficile. Comunque non era futuristico. Oh, attenzione, Leonardo sta vincendo. La prima volta che vince Leonardo potrebbe essere. In che anno esce Battlefield 1? Esce Battlefield 1. Minchia, ne so. Neanche io non lo so. Ha scritto bene, però. Stavolta sì. Ma non è fatta con la E poi... Non l'ha azzeccato. E poi... Attenzione, ragazzi! Abbiamo assistito tutti alla prima vittoria di Leonardo, ragazzi. Terzo come Tino, che ringraziamo per la partecipazione. Secondo Lio, la bestia feroce. E il primo posto. Comunque, non di San Andreas. Vede perfettamente che qua c'è proprio un errore di ortografia. Perché sì. San Andreas. Ma sì, lo so che è sbagliato, lo so. Vero. Vabbè, ma facciamo loghi, dai, che loghi famosi. Spediamo loghi e marchi. Loghi e marchi. Questo qui sono 40 domande. Mi ispira. Loghi e marchi potrebbe essere bello, eh? Loghi e marchi. Poi è fatto da ho letto Cristiano Ronaldo invece Roberto Castaldo, grande Roberto Castaldo, il nostro amico, non è vero, non so che sia. Quello col mio. Vai, chi vuole partecipare si unisca. Io faccio partire fra 5, 4, 3, 2, 1. Un attimo. Che freno. Geografia, dopo facciamo geografia, va bene. Ha giudicato Aurora, facciamo un attimo loghi. Ancora devo dare punti a Lio e a Leonardo intanto. Name di slogo. Che cos'è sta roba? Non capisco. Mai visto sto logo? Lo so. Sì, lo so anch'io adesso. Era tutto l'ho appena detto. Senza di me che stavo mandando un messaggio vocale, fetendi che non... Vabbè dai, ma perché tu vuoi dare vantaggio agli avversari? Oh, ma che minchia hai, Carmelo? C'hai ragione però, sta mandando un messaggio. Name di slogo. Slogo è la ganja, la foglia a 6 punti. Non è. Non è vero. Non è Shell. È BP, infatti, Shell è più bello il logo. BP. Shell è poi... un distributore di benzina. Lo so. Però si chiama Shell perché è una conchiglia. È vero. Ha senso. Oh, bello questo, così è marca d'auto. È facile, l'ho visto 1 miliardo di volte. Esatto, bravi ragazzi, so già che la azzeccherete. Le macchine che fanno sempre le infrazioni. L'Audi. Vabbè. Perché fanno infrazioni le Audi? Sì, perché tutte ragazzi, le ma volte Leonardo che trovo... non sta giocando. Leonardo, no, perché tutte le volte che trovo le Audi c'è uno che guida male. Name di slogo. Attenzione, E quale logo? Oh. Lo conosco, ma è il finale del logo, dai, non è tutto il logo, perché il logo c'è scritto il nome. Sì, si vede. Sì, è un'azienda che è fallita a causa di Netflix. È vero. E pensare che Netflix vuole... Una volta facevano anche loro sta roba, sì. Vabbè, ma questa io ho già riconosciuto di quelle lettere lì. La vabbè.
la macchina la macchina di Cubettino. La macchina della zia. La macchina della zia. Esatto, magari. Io non ho la BMW, mio padre ha una Ford Focus. Vabbè, buona anche quella. Noi invece abbiamo... ma questo sono aiuto. Questo è facile. Noi abbiamo tutte Renault a casa. Facile. Mi piace che ha fatto un pezzettino ciccinino. No, non è il McDonald's, giustamente è il Burger King, giustamente, sì. No, vabbè. Attenzione, una volta mio fratello prese un'intossicazione alimentare al Burger King. Non mi sorprende con quello che c'è dentro. Attenzione. Allora, probabilmente per via dei solfiti. Ma questa è una fotocamera. È la Canon, esatto. Qui è una fotocamera. Esatto. No, è la C di Canon. Canon. Fotocamere della Canon io. Sì. Name this logo, attenzione. Bella questo, che cos'è? È una marca anche questa, non è la Coca-Cola ovviamente, non è la Coca-Cola. No, hanno scritto Lamborghini, attenzione, neanche Lamborghini. Lamborghini, Dodge Viper, ragazzi. Che poi scusami, che differenza è fra Dodge e Dodge Viper? Io non capisco, non è sempre una Dodge? Non capisco. No, ce ne sono diverse, Jack. Ah, ok. C'è la Dodge. Sì, lo so, ma vabbè, name this logo, attenzione. Questo non lo conosco. Devo ammettere che non l'ho mai visto sto logo. Io lo dico così a cazzate. AOL? No, era un servizio americano AOL. AOL, Diamond, porca di vacca. Vabbè, sei emozionato. Cosa c'è che non va? Come Tino, cosa c'è che non va? Ragazzi, questo... io penso di sapere che cos'è questo. Questo qui è una rete televisiva. Vabbè, Cartoon Network. Io non ho mai visto Cartoon Network. Cartoon Network. Ma se la faccio pure sulla 7 Cartoon Network, porca miseria. Vabbè, però Cartoon Network è una rete all'estero. Name this logo, attenzione. Questa doveva essere Chevrolet, bella, auto di classe, ragazzi. Io avevo una Chevrolet prima. Boia? Anche se era una Daewoo, in realtà una Daewoo Matiz avevo. Però non è una Chevrolet, è una Daewoo. Vabbè. Sì, perché era un modello della Daewoo che poi è stato riprodotto con il marchio Chevrolet. Sì, ok. Però costa meno come Daewoo, per fortuna. Acquafina, cos'è Acquafina? Io questo qua non lo conoscevo e l'ho sparato a casa. Bravo, sta vincendo come Tino, infatti. È Aurora seconda. Acquafina. Per Carmelo. Cos'è per Carmelo? Ma no, adesso non mettiamo altra roba che poi mi entrano nel link sbagliato. Come c'è scritto Peugeot? Porca vacca! Infatti non è Peugeot, perché è una persona Peugeot. G8 dovrebbe essere scritto. È tipo quel politico spagnolo. Peugeot. Esatto, Peugeot. Name this logo. Pidgeotto, come il Pokémon. Pidgeotto. Coca-Cola. Come Coca-Cola? Non ho riconosciuto il marchio della Coca-Cola. Ma che cavolo? È la cosa che l'ho riconosciuto subito che era Coca. Io no, sono un fan della Coca-Cola. Allora, name this logo. Non la conosco questa stella. È la stella del Milan, che è ancora una stella. Converse. No! Aspetta, le Converse? Io Converse. Sì, le Converse avevano name this logo, attenzione. Prossimo logo. È una borsa. Scarpe, Converse. Dai, che ragazzi, qui abbiamo dei modaioli, un pochettino che si investe con la borsetta della Prada. Ovviamente Coach. Coach, era veramente Coach. Ovviamente Aurora sapeva, vedi che in moda ci battono non lo tutti. sapevo neanche. Le donne ci battono sempre, è normale, sono più brave. Name this logo. E questo cos'è? Le Tropicana Riviera, non è quello. Non lo so, ragazzi, non fidatevi, non lo so. Davvero, non lo so. Ma è la marca di banane questa. Dole? Sì, le banane. Dole? Un paio di banane, sì, Carmelo. Avevo letto Go! La marca Dole di banane. Banane, esatto. Banane. Name this logo, attenzione. Attenzione, s'il vous plaît. Ma questa, forse che la conosco. Che roba è? Questa è famosissima in America, ragazzi. È la pizza. Non ho sbagliato, è Deli, quindi. No! Niente, non era pizza. Anch'io pensavo che fosse pizzata. Pensavo fosse pizzata. Pensavo, ci somiglia, cavolo. Non lo conoscevo. Era. Name this logo, attenzione. Cos'è? Un pezzettino di una rete televisiva. Ma cos'è Avis? Renta? CNN. Bella. È mai difficile per noi che non siamo americani. Con proprio. Attenzione, un pezzo di una
Questo dovrebbe essere Acqua della Ferrara. Acqua azzurra. Acqua ferrata. Evian. Chi è che la sapeva questa? Oh, attenzione. Sì, è un'acqua francese. Aurora mette pressione al fumettino. Ecco qua. Allora. Niente, oh. Attenzione, abbiamo le scarpe di Achille. Sono le scarpe di Achille queste. Sì. Cosa che l'ho visto su Farming, questo logo? Che sono state pure lo sponsor delle ruote leggendarie. Ma leggendaria la Ferrari nel coso, nel gabbiano di Indianapolis. Mendes logo. Attenzione. Cos'è? Cos'è un E? Oddio, questo è... Dovrebbe essere un computer. Era la Dell, esatto. Sì. Confermo. Era Dell, io ce l'ho avuto. Hai avuto il Dell, incredibile. L'hai riconosciuto. Ok. Sì. Ma di questo logo? Mendes logo. Ma lo conosco! Questo dovrebbe essere... È lui, è il sergente. È lui. È KFC, esatto. Come dire che pastori ci sono a Vicenza? È il KFC a Vicenza. Al centro commerciale Palladio ho visto il McDonald's e il KFC. Con le KFC ti fanno... ho capito, grazie. Cos'è sta roba? KFC. Mazda! Mazda! Avrei detto l'Honda io. Avrei detto Honda. Io vicino a una Mazda. Mendes logo, qui ci voleva Xing che con le macchine vi sfondava tutti, lei le sa tutte. Ok, questa... Non è una sta roba non è una Ferrari, non è il cavallino. Jack è una Ferrari. Ma non può essere il cavallino. Ma cos'è il cavallino? Il cavallo rappresenta la Ferrari, Max. Ma non era più bello il cavallino Ferrari, non sta roba. Sì, ma questo era il primo logo, ok. Oh, cos'è sto? Sì, è un cubo. Un cubo potrebbe essere. Allora, roba di computer anche questa. Escludo le altre tre e vado su Gateway. Gateway, ma cos'è? Gateway. Non ho mai saputo, non so manco. Ma cos'è il Gateway? Name this logo. Attenzione. Devo chiedere ad Alexa. Oh, non l'ho mai visto sto logo. Lo sapevate tutti. Avete mai premuto così veloce? Ehi Google. No, che facciamo? Che mi si attiva, zitto. Che se mi si attiva. Sì, esatto. Oh, questo... Che cosa sono queste fiamme? Questo lo so ragazzi. Indizio, videogiochi. Mi pare che Hot Wheels. Sì, gli Hot Wheels. Bravi. Facile. Questo lo sapevo anch'io. Attenzione, lì ho superato Aurora, ma Cometino è imbattibile per ora. Vediamo se succederà. Sì, Cometino sto arrivando. Errori arbitrari. Oh, questo qui lo conosco. Questo è un browser che l'ho usato tempo fa. Che poi anche Thunderbird della Mozilla, no? Come sbagliato? È giusto, Mozilla è una marca, Firefox è il browser, non è giusto? Ma scusate, io mi ricordo si chiama Firefox. Si chiama Firefox. Lo so, ma Mozilla è quello che l'ha fatto. Esatto, Firefox un'altra marca il browser. Esatto. Ha un'altra marca Mozilla. Land Rover, Diamond. Una volta che Firefox si chiamava Mozilla Firefox. Sì, lo so, però perché c'è anche Mozilla Thunderbird, che sarebbe quello per la posta. Io lo usavo Thunderbird, infatti. Firefox attenzione, è quello lo sapevate tutti che era il McDonald's questo, ragazzi, neanche avete faticato. Dove usano gli agenti antischiuma nelle patatine, ho capito. Sì, lo so, uno schifo. Ma gli agenti antischiuma. Caduto? Agenti antischiuma, sì. MTV. Vabbè, questo c'è qui in Italia. No, io scusatemi, non volevo dirvelo, ma è ovvio che è caduto Simo. Ah, cavolo. Io c'ho una maglietta di MTV. Bella. Ma quante domande sono? Siamo già 40 domande. Puoi ancora recuperare. Questo lo conosco. Pazzesco questo. Lo so, io spero a caso. Io siamo imbattibili. Niente, ho sbagliato. Ah, ok, Simo. Ok. Io ho cliccato su nuova bilancia, cosa cacchio sia. New Balance. Vabbè, cosa sarà? Vediamo chi vince. Io ormai ho Cometino. Oddio, che questa cos'è? È famosa questa lo so io. È la? Io escludo le prime tre. È la Umbro, esatto, la Umbro, bravo. No! A parte che io la Umbro non l'ho mai sentito. Ma mangio io. Alta spilla e dai. Ma meno delle altre, però è famoso comunque. La Umbro era sponsor dell'Inter negli anni 90. Io ecco Nickelodeon, bravi. Questo non era facile. Ho sentito, ma non l'ho mai visto.
cioè l'ho visto col logo su... Ah, ok, Simo, ti capisco anche perché altrimenti ti urlano le orecchie. No, va bene. Tanto guarda, Simo, fra un po' facciamo la storia, Facciamo la storia, Simo, se vuoi partecipare alla storia, dopo questa facciamo la storia, che altrimenti poi si fa troppo tardi. Sembrava Paramount questo. Può essere. Miliardi di volte in TV. Sì, esatto. Paramount. Sì, no. sì. Attenzione, se no niente, è ancora abbastanza chiusa la situazione. A 3 domande dalla fine. Oh, questa è la d'oro. Oh, beh, questa è una bibita. È una bibita, sì. È ovviamente la Pepsi. CM Punk. Sì, Che ne mancano? Due domande. Vabbè, ma hai vinto stavolta. Allora abbiamo Stuttgart. Oddio, questa non è ma non può essere la Ferrari, sta roba. Infatti è la Porsche. Questo è l'altro cavallino rampante, quello di Stuttgart. Di Porsche ne ho vista una ieri. Ultima. Stuttgart significa Stoccarda. Esatto. Cos'è? Che bello, Oddio, questo qui la conosco. Cos'è? Dai, vediamo chi ha le ali, chi gli vengono le ali. Bravi, Red Bull, bravi, lo sapevamo. Le ali. Ok. Allora, terzo posto per Aurora. Incredibile. Secondo posto per Lio, che aveva quasi vinto, ma è imbattibile oggi. Cometino, avete vinto Lio, Cometino, e anche, come si chiama? Lio, Cometino e Leonardo. Hanno vinto tutte e tre oggi. Bravissimi ragazzi. Io passerei a quell'altro perché è più tanta carne al fuoco. Facciamo le storie ora. Allora scrivo perché così ci divertiamo. Niente argomenti di storia, ma no. No, storia, no. Scriviamo le storie. No, non è quello, tranquillo. No, non c'entra quello. No, vai tranquillo, davvero. Facciamo Gartic Show si chiama, non Gartic Phone. Però prima voglio dare un attimo i punti, ragazzi, perché mi sembra corretto dare i punti alle leggende. Dopo prova il cauto che ti ho spedito in chat. No, adesso non faccio. Ma no, adesso come dire, ho sentito l'audio. Non so come mandate cose il robot. Allora, iniziamo allora. Lio guadagna Pronto? Desidero ordinare subito il robot più veloce e forte che avete. 200 punti anche per Cometino. Fra l'altro Lio e Cometino si stanno giocando la top al terzo posto. E poi c'è Leonardo che, vabbè, era già primo. Ancora più primo. È imbattibile Leonardo. Allora, andiamo direttamente a Gartic. No, non è Gartic Show, è Gartic Phone. Gartic Show è solo Show devi farlo su Twitch. Purtroppo sì, lo facciamo un'altra volta quando vado poi là. Allora, eccoci qua, faccio vedere, condivido qua. Vampete Eroe sono io, ovviamente, Vampete Eroe, chi vuoi che sia. Che Vampete Eroe? Vabbè, facciamo 6 anni di Vampeta streamer. No. Sì, ok. Salve di nuovo. Ma perché sono... Ciao Simo, bentornato. Stavolta facciamo le storie. Vi devo mandare qualche invito, vero? Certo, vi devo mandare l'invito. L'invito ve lo mando da qua. Certo, Leonardo, ma ci mancherebbe altro. Io sono 6 anni di Vampeta stream. Ok, facciamo le storie. Aspettiamo. È entrato il cuore di Binks. Cuore di Binks. Attenzione. Incredibile. Chi sarà il prossimo? Sì, lo so. L'avevo capito. Poi abbiamo... sto zitto. No, Cometino parla. Stare zitto. Ma Cometino, io voglio sentire la tua voce, mi emoziona. Vecchia, grande Aurora. Nel senso, facevo stare zitto prima di commentare qualcosa. Che c'entra Breccia adesso, quel youtuber lì del design? Devo dire. Comunque, ho capito Breccia io. No, Vecchia. Vi spiego, storia... Ovvero scriveremo una storia in più parti e nessuno sa chi. Leonardo, grande leggenda. È entrato Artun. Artun sei tu, Lio. Ok, per forza conosco il tuo romanzo, ok. Va bene. A proposito, che ne pensi, Jack? Devo finire di leggerlo. Non ancora. Vecia, bello, Vecia. Ok, allora facciamo partire? Siete tutti? In 6 si può partire, ragazzi. Parta. Non so. Guarda, c'entra la carta. Ok. Iniziate a scrivere una storia. Fate la parte iniziale di una storia. Ok. Promette bene. La mia promette bene. Anche la mia. Voglio vedere cosa viene fuori.
Ci divertiamo da impazzire. Ragazzi, ce ne sono gli altri 3 che ancora mancano. Forza. Culo. Hai. Tanto ho mandato anche nel gruppo. Chi è? Chi è? Oh, devo scrivere? No. Cos'è? Ah, ti avvisa che sta... Ok. C'era una volta... non leggo voce alta, ragazzi, perché non voglio rovinarvi le storie. Non so cosa commentare su questo. Ok. Ok. Giocare... No, non leggo. Dalla... C'è la vita sotto il baffi. No, cosa sta scrivendo? Ciao mamma! Sei oggi tempo per le storie folli. Mamma. Cos'è perché è scritto? Ah. Aspetta. Oh, ok. Ma no, neanche ho fatto una schifezza, scusatemi. Mi ha confuso sta cosa, mi ha bloccato. Ok. Ciao Baba, sei arrivato in tempo. Grazie per gli auguri. Ok. Non lo so, ragazzi. Ho perso la creatività proprio alla fine. Sei nella stiletta giusta per... Questa battuta era bellissima. Facciamo manual. Così. Voice over off. Exhibition. Ma sai che il voice over può essere figo? Io ho paura. Sentiamo, metti il voice over. Ma fai la lettura manuale. Manuale o automatico? Meglio manuale, vero? Fai la cosa manuale delle storie. Cioè? Che per farle avanzare devi cliccare tu. Faccio così o faccio auto? Faccio manuale. Auto è automatico. Manuale, ma voglio sentire come automatico. voglio sentire Simo che mi sa che mi consiglia. Meglio manuale, poi lascia il voice over. Vediamo il voice over. Si fuangio no in qui comatino incontro apocalypse nucleare. Come sta la mia storia? Perché in inglese? Sì. Sentiamo. Perché ha messo puntini? Qualcuno pensava di non sapevo come commentare, porca Apocalisse nucleare. Per quale motivo? Adios. L'apocalisse è finita malissimo. Aurora. Adios. Così. Iva bene. Bellissima. Guarda Baba, siamo ottima. Una roba proprio. Come minchia parla sto TTS? Mamma mia, me le salvo tutte, avete pazienza, me le salvo. Anch'io, Jack. Io inizio a salvarmi la roba folle. Io non lo so. Chi è che si è chiamato il liquore di Binks? È il buon Simo. Fantastico. C'era una volta un Jack Leon Max non gamer J. Oh, questa è la mia risposta. Non giocava io e non gioco in coreano chiamato quei Kikwo. Non si invece sì che si capisce. Si capisce. Confusione di macchine. Confusione di macchine. Scontro tra la bellezza della nature. È proprio quello. Arrivo io. Gaia vs Etna. Lo scontro e potentissimo. Chi vincerà? Io mi dovrò mica parlare a sto coso. Chi vincerà? Ragazzi, era sempre inglese. Comunque mi ha fatto morire Baba la tua. Sentiamo? Cheetah.
Di Sittle Agi Ucce Trova in provincia di Questo l'ho fatto Puglia. morire. Sentite la mia risposta. Davai moriti devonovis tersi, stacani e abe air controlla. Uno dim loro, il saggio, combat contro gigamiscio. Topo. Come topo. Me ne manca uno, aspetta. Topo Gigio, Siccio Colto. Bellissimo il finale. Non me l'aspettavo. È bellissimo Mi aspettavo questo. che come Dio dice Miscio. Ho le lacrime agli occhi. Sentiamo Leonardo. Il gatto eltra si innamora alla altra Sono gatto. sorelle. Sono sorelle, Poi si fidanza con Ann. Sentiamo. Con un... Danza con un... Hark Verdastro, si formano gli altri due erano stronzi. Stronzi. E ci sono sti tu? Ha detto. Poveri gatti. Augurieri della leggenda, Zampegna e Fasticule. Sono famosi per il bacio dato ad Alexis sul comodino di Cla. Sul comodino di... Bellissima sta cosa. Allora, il gatto elettrico si muore, ragazzi, si fidanza con Hulk Verdastro. Chi sono sti due? I guerrieri Zampegna e Fasticule, famosi per il bacio dato ad Alexis sul comodino di Cla. Ma io non lo so, guarda. Sentiamo Leo. C'era una volta un robot avventuriero. Avventuriero. Io avevo iniziato Ma che cazzo? E Hylicum stai. Robocop come stai? Come stai? DC Comitino prima di un attacco estremo di diarrea forte. Stai via. Abbastanza ben. Ti? Te pure peccato tu. Insomma, mi hai finito la birra. Cornuto. Cornuto! Europa ho capito, la birra è Ragazzi, mi cornuto. fanno male le orecchie. Ma come cornuto? No. Devi guardare la diretta. Alexa fa partire un brano e Max Sto guardando. Capivo io. Max USA lo Stormcraft, un panino leggendario. Sandwich. È leggendario, normalissimo. Make me strong set Questa qua mi ha confuso TF2. a morire. Non Ricordi quella volta in cui lei ha vinto una lampada scolari? Aiuto, che va. No, non ricordo niente. Ma alla fine lo scoprirà vivendo la S. Scoprirà vivendo la S. Andiamo. Nuovo turno, ragazzi, qui è la follia. La follia, mi piace. Andiamo. E però metterlo in Italia, come ho detto. La E lettura. che cacchio? Ok, sono curioso di vedere cosa mi ho inventato. Io me la lascio aperta. Ciao Mica, ciao. Può succedere di tutto, veramente. Senti Jack, quella richiesta che ti feci l'ultima volta qua su Discord, te l'ha fatta fare poi? Ah no, lo faccio dopo. Grazie che me l'hai ricordato. Non sono più andato perché non ho più toccato Grok. Ho fatto oggi con quella boiata del cane dottore. La boiata del che? Sì. Oh, bella questa, sì, bella questa. Che ha scritto botla. Devo specificarlo, altrimenti sembra una cosa brutta. Sembra una cosa brutta se non specifico. E che mi ha scritto sta cosa si riceverà un... Oh, io non ho parlato di te ancora. Ah sì, in realtà ho parlato adesso di te. Bella, promette bene, guarda. Promette molto bene.
Non ho idea di cosa sia sta storia, ragazzi, non ne ho la minima idea. Non ne ho la minima idea di cosa sia sta storia, ma sarà molto delirante, perché ho visto una roba folle. Non voglio farvi spoiler. Sì, intanto sento di sottofondo. Io non sento nessun gatto, Carmelo. Lui eppure c'è, c'ha ragione. C'è qualche fare. Perché adesso la mia è la seconda volta che ti becchi le mie. Santo Dio benedetto, che cazzo state tirando fuori? Sapete solo voi. Questo è stato un colpo di genio. Devo ancora resistere. Dura avere 5 colpi di genio di fila. Vediamo il sesto. No, non voglio che voi ve la vedete in anteprima. È il finale, cioè finale di storia, quindi. Anche se non è eccezionale. Ho perso la lucidità alla fine. Insomma, gli auguri a Jack, nuova avventura. Grazie Andre. Adesso facciamo sta storia e vediamo cosa succede. Le storie complete sono folli. Tanto le pubblico su Telegram. Andiamo avanti. Così vediamo tutto. Allora, facciamo ancora il voice over con questa bellissima voce. Ormai ci ha conquistato. Tocca alla mia. EPN notte davanti a casa di Jacqueline Max si presenta. Carlo Conti con anche Bad Picante. Grande Simo. Deve bere tanto latte con mela e paprika. Ok. Empty, no! Come empty? Stendi questo morto di fame! Disa il dottore Ma, in quel momento Gaeta Frunz lo bev. Gaeta Frunz. Il dot. Max deve prescrivere un antibiotico. Sì, veramente? Mi sembra che mancava qualcosa al finale. Allora. Andiamo un po', sono già pronto a ridere. Jacqueline Max non fadi non siamo milione ma. Peccato che non è arrivata a me questa. È giusto. Fa un bellissimo soprannome tire show. Ah no! Mi sono insultato da solo. Capite? Perché Leonardo è caduto? Ma Leonardo è caduto, ragazzi. Un bellissimo Fu loro ci tire show scoprice aveva un potere di buono. Ci minchia i sto cazzo di tire show? Tire show equals Dorbido in Fame Renegade Shio. E mi sono insultato da solo alla fine. Mi sono insultato da solo. Mi state insultando tutti. Sì. Ciao. A tutti quanti. Esatto, bella storia questa. Ah, tutti qua disse la vecchia. Leonardo. Oh, ma Leonardo, ragazzi. Ma sempre repti, Leo. Ma Leonardo sarà caduto. Dissa il guerriero con la mascera aver prima di schiappare. Stendi questo morto di fame. Comunque ci sono Siete pronti? Dissa Terminator prima di porfina lesi stenza di Heidi. Tornadin in Germania. Esatto! Non era Svizzera. Era Svizzera. Vabbè, noi la mandiamo in Germania. Ok, vabbè. Leonardo. Once upon a time. No, sarà la storia vuota. C'era una volta. Un leggendario guerriero con una spada di anghi. Questo qui mi fate impazzire. Una spada di anghi? Mada dovstra cacchio arriva? Del trucco e paracco di comatino quando si tinge la cia. È famoso per truccarsi le ciglia come Tino. La fa bianca rossa in onore del Vicenza Calcio. Esatto. Le ciglia bianche. Il Vicenza Parchi rosso bianco e non nero bianco. Applausi per Aurora. 90 minuti d'applausi. Che non è bianco-nero. Tocca erano 92. Cherry and Votla un supereroe con il raffreddo forte forte. Ho capito quasivo ole il professor Diamond Saggetti. Infatti I famoso per portare I suoi studenti nei boschi La famiglia combattere contro gli animali. Fai combattere i tuoi studenti contro gli animali. Parla sali da soli ma devono sopravvivere. Esatto, sopravvivere. Perché qua mancherà il finale, perché Leonardo. Ti sembra empty, Leo? Vabbè, non è colpa sua, sarà caduto, ragazzi.
Diamond si spelica dal resate quando vede del stronzit. Toccata a me. Perché disegna Lio vestito come le sue donne francesi. Disegna Lio vestito come le sue donne francesi, citazione da Titanic. Inserire Lio con le esatto, bravo. Lio con le zine. No, se Diamond... quindi tu Diamond disegni Lio come con le zine, ok. Smiley face emoji. No, smiley ma cosa dici con le zine? Smiley vabbè face dai, Lio emoji. lo disegni come le sue donne francesi, citazione da Titanic. Emoji. Enti, cavolo. Voglio vedere cosa ha combinato Lio. Sconficero il mostro di fango bruto. Il mostro di fango brutto che c'entra molto quei disegni. Ragazzi, bella. Ve la sentite di fare ancora un altro, però tolgo Leonardo perché c'è sempre uno spazio libero per chi volesse, ma tranquilli. Faccio partire? No, aspetta. È caduto sono uscito per sbaglio. Ah, ok, sei capace di rientrare? Ti metto il link ti rimetto il link nel caso. Però ti prego, metti eventualmente in italiano così si ma legge. Ma esiste italiano? Si può fare? Certo. Ma ditemelo ragazzi, dov'è che si mette l'italiano, scusatemi? Il browser ce l'hai in inglese? Credo. No, il browser ce l'ho in italiano io, figurati. In italiano io il browser. Perché in inglese? Non trovo... Allora rifai proprio la stanza nel caso. Oh. Allora usciamo, ok. Se proprio esci da Gartic e... Sì. Ma vedi che... ma perché ce l'ho qua in inglese. Grazie. Così me lo legge in italiano. Non sono stufo di questo voce. Ok, va bene. Rifacciamo. Allora, devo invitare. Rifacciamo tutto, Venite a giocare. Faccio il nuovo link. Cancello quell'altro di prima. Che quello là era sbagliato. Ok, perfetto. Ok, abbiamo questo link qua è quello buono, Venite che ci divertiamo. Chiunque vuole, fino a 8 giocatori. Simo, va bene, grande Simo. Facciamo sempre storia. Dove? Che a me non mi spunta. Clicca, devi entrare sul nuovo link che c'è in chat. Scusami, ma purtroppo quello là era in inglese. Fate personalizzo, non si può fare. Va bene. Penso che qui aspetta, Jack, perché non mi sta spuntando. Il link, devi guardare la chat, te lo rimetto ancora. Te lo mando anche su Discord, basta che ci entri. Ma poi manca ancora Aurora. Ecco. Aurora in gamba. E anche Cometino manca, ragazzi. In 3 non so se riusciamo a fare storia. Se siamo solo noi 3. Ti ho mandato, in privato. Diamond, tu vuoi fare storia con noi? Nel caso tanto sarà la roba breve. Aurora, non gioco, mi seguo. Va bene Aurora, però grazie perché siamo divertiti. Cosa? Diamond? C'è un po' le mani sporche adesso. Già. Ti capisco, è disegnato. No, perché ora stavo proprio facendo dei quadri su commissione. È entrato un Numo Pompelmo, questo sarai tu. Ne dovrò fare 3 o 4. Ti capisco, non voglio distrarti se stai lavorando. Chi Jack? Sei tu Numo Pompelmo, vero? Sì. Però manca ancora una quarta persona. Per fare una storia bella dobbiamo essere almeno in 4, secondo me. Che dite? Ma Cametino non vuole entrare più. Ciao Xinkai, vieni a salvarci tutti, prego. Xinkai, ti spiego, stiamo facendo storie. Sì. Perciò ci puoi salvare da questa follia. Siamo io, Simo e Lio per fare la storia. Benvenuta Xinkai. Tanto c'è solo da scrivere un pezzettino di storia. Ha un inizio, una fase centrale e un finale. Ora siamo... Visto che sono andati via Cometino e la cara Aurora, sono andati via durante... Leonardo è ricaduto, non avevi più scritto. Se vuoi partecipare, Leonardo, vieni, ma devi cliccare sul link, Xinkai. Ci sarà da scrivere una storia a pezzetti. Perdona la nostra follia perché abbiamo fatto fare delle cose assurde, tipo Diamond ha disegnato Lio, insomma investe un po', vabbè, cose simili. Comunque è solo una storia, non c'è da disegnare, promesso, non c'è da disegnare, c'è solo da scrivere. Abbiamo fatto il Kaut e ha vinto Leonardo, ha vinto Lio, ha vinto anche Cometino oggi, veramente tutti bravi. Aurora è sempre vicinissima a vincere. Aspettiamo Xinkai e poi partiamo, altrimenti se vuole partecipare anche Leonardo è il benvenuto, assolutamente. Per me 4 è l'essenziale per scrivere una bella storia. Ovviamente le stiamo facendo ironiche le storie, quindi così su due piedi... No, ma tranquilla, capirai. Perché vedrai la parte precedente. È una storia scritta a puntate, ognuno fa la sua parte. È una follia, sono poche righe comunque. Cioè, capirai quando lo vedi, tranquilla. Adesso ci sarà da ridere. Perciò è veramente una cavola. Perché così ci salvi perché in 3 altrimenti c'è il rischio di non fare una storia. Soltanto in 3, perché prima eravamo in 5, anzi eravamo in 6, poi siamo rimasti in 3. Io vado a mangiare.
Non ce la fai a fare una storia ancora, vero? Dio, cavolo, devi andare. Non vai da proprio da nessuna parte, Carmelo. No, se deve andare lo lascio andare. Mi spiace però, ti chiudo allora. Meglio di sì. Max, quando è che impari a capire quando scherzo? Io non lo so. No, sul serio. Mi spiace. Allora ci serve comunque una terza persona, che facciamo? Ce la cantiamo io e Simo. Xinkai. Se volete. Come Tino, tu non la vuoi partecipare? Come Tino? No. Chiama Xinkai, dai. Xinkai è arrivata. Allora facciamo noi tre. Vabbè, mi spiace per Lio perché è un genio. Dice dovresti essere in 4. Vabbè, proviamo lo stesso. Lo stesso che vi devo dire. Mezz'ora si accorge che ci sono. Ok. Iniziamo, sì. Ok, vediamo cosa viene fuori. Ciao Mica. Intanto avevo con me la cara Elettra. Penso che adesso Xinkai avrà capito come funziona. Fai un inizio di storia, poi c'è la parte centrale e facciamo il finale. Le storie di prima erano veramente folli. Mi piace che non c'è Tazza oggi, che non poteva... Sì. Ok, ci sta. Questa storia ci sta. Ora la parte 3 poi sarà il finale. So che c'è anche pochissimo tempo, è bellissima sta cosa. Poco tempo per inventarsi. Oh no, è vuota. La segna vuota, sì. Sì, c'è il tempo, sì, altrimenti scade, lo so. Comunque adesso... Oh mamma, come è diventato buio. Sono entrato nell'oscurità. Fatti illuminare da Alexa. Dopo, adesso sono troppo impegnato. Qual è che finisce? Ok, sta finendo. Non voglio far vedere il finale. Ok. Vediamo un po'. I gatti sullo snow. Allora, manuale, racconto con le voci automatiche. Siete pronti? Arrivano le storie. Di sera nel supermercato compare un clown in nero azzurro che fa popi popi rigore per l'Inter popi popi. Grande Simo. Vuoto, no! È saltata quella di Xinkai. È saltata. Però era bella, questa storia era promettente. In una timeline alternativa Giacomo Tigre Massimiliano. Chi è? Giacomo Tigre Massimiliano. No, ma Xinkai quindi non ha mai confermato. Ciao Matteo, ciao Crazy. Stiamo facendo storie assurde. C'è sempre un finale aperto tutti morti. No, ma ce l'ho io di mezzo. Ah, c'è testa pazza. Sì, il mitico Crazy Head. Ciao Crazy. C'era una volta un povero Jack che aveva problemi di stomaco, perché ha ingerito il buon vino di Cometi. Esatto. Anche perché ha mangiato lo stracchino di nonno. Cosa no? Lo stracchino di nonno Nanni. Questa storia era perfetta, ragazzi. Il nonno Nanni, ma che cazzo? Matteo, stiamo facendo le storie folli, come puoi vedere. Se vuoi partecipare, Matteo, basta che clicchi sopra e scrivi le più grandi stupidaggini che ti vengono in mente e sarà sempre una bella storia. Sperare una delle tue stronzate, Matteo, di sperare una delle tue stronzate. Al massimo do un po' più tempo, facciamo lento perché altrimenti non c'è il tempo di scrivere. Senso lento? Lento vuol dire perché c'è... No, cos'è? Voglio storia, sì. Sì. Non posso fare storia lenta? No, non posso. Ci ho provato, ragazzi, ma non me lo lascia. No, niente, non me lo lascia fare. Per la storia deve essere... Il tempo è quello. Adesso vedo, tranquillo.
è un gioco stupido da fare in gruppo, ti divertiresti anche a farlo in live, Matteo. Comunque grazie per esserci, sono cavolo 6 anni che facciamo live e ogni tanto dopo 6 anni abbiamo iniziato a degenerare con storie folli. Mi spiace solo che c'è il buon Lio che è andato via. Va bene, procede molto bene. Adesso accendo anche la luce, scusatemi. Ok, mi ha detto. Perfetto, luce accesa. Perciò è bello perché stiamo facendo storie folli. Aurora, è tornata Aurora, è grande. E non c'è Comettino, ma... Aurora? Dov'è Aurora? Auri è lei. Penso che Crazy Head si chiama... non l'ho vista. Auri. E che da quando Matteo si chiama Aurora? Non lo so, magari si mette un pautino. Allora, io ad esempio quest'anno saranno 4 anni. Beh, è grande Matteo, però vedi che dà sempre delle soddisfazioni. Ciao, mica. O anche Elettra con me. Vabbè, allora giochiamo noi. Matteo, vuoi vedere da noi? Vabbè, giochiamo noi 4, tranquillo. Facciamo la storiella. Mi spiace che non posso rendere il tempo più veloce. Più lento, volevo dire. Va bene. Sarebbe bello, Ciao, non sono più Matteo, sono Aurora. Crazy Aurora. Ce lo vedo. Guarda le quote, va là, raga. Non ho tempo, sto scrivendo. Allora, che bello. Ho parlato in generale, non con te, Max. Ho parlato in generale. Sì, un attimo, scrivo. Una volta Jack che aveva problemi con gli esplosivi. No, non diciamo la voce alta, che poi influenza la storia. Ma sto leggendo io, che cacchio vuoi? Grande, ci divertiamo. Stanno uscendo delle storie folli, Sì. Io non ho più parole, guarda, io, ragazzi. Parole. Cosa commentare, ragazzi? Chissà che storia è questa. Ho una paura, ragazzi, di quello che sta uscendo fuori. So già che si sarà da ridere. Non ho idea di cosa sia sta storia. Non lo so, lo vediamo alla fine, lo scopriamo alla fine. Sarà anche commentata. Ok. No. Mi scuso perché sto sempre inserendo Diamond nelle mie storie. Ti chiedo scusa, Diamond. No. Ma non è mai offensivo, Però non sono offensive, ci tengo a dirlo. Sono tornato, che è successo? Lio, vieni a vedere l'ultima storia di oggi. O forse la penultima, se vuoi partecipare. Durante una diretta su YouTube, senti, guarda. Max è seguito da... Guarda le puntate, non puoi, un attimo siamo alla storia. Racing Girl gli dice sicuro che non corro alcun pericolo? Ma no. E invece sì. Mistero. Forza, cuori che girano, grazie. I cuori che girano. Vediamo la prossima. In ulteriore alternativa. No, io non leggo la voce alta. Siamo in avanti. Jack Noto, tifoso del Toro. Cosa succederà ora a Jack per conquistare una persona? Un'ulteriore timeline alternativa. Io siamo in... Non c'è nulla di pericoloso. Stai coprendo la voce di questi. Mentre il Nemesis, il Tyrant e Diamond ci fanno la festa. Il Nemesis, il Tyrant e Diamond ci fanno la festa. Andiamo con Sync. C'era una volta un Jack che aveva problemi con gli esplosivi. Oh, questa promette bene. E infatti lancia una granata contro i nemici. Ma non mi servirebbe una persona molto gentile. Esatto. E infatti io sono stronzo. Torna in cucina e lava. No, adesso. Mamma mia, Simo, è allucinante. C'era una volta un gatto che correva veloce. Presso. Solo che aveva un difetto, la diarrea. Oh no! Ma ha fatto anche cose buone, tipo sputare fuoco a colazione.
Cos'è un Gekleon Charizard? Sì, praticamente. Un Gekleon Charizard, questo gatto. Un giorno lo chiamerò un gatto Gekleon Charizard. Volete ancora farne una? Abbiamo ancora il tempo giusto per farne una. Se Simo, se Dio vuole, ti mando. Se Dio vuole. Non se Dio vuole, se Dio vuole. Se Dio vuole. Sì. Va bene, sì, mandato. sì. Ultima storiella, ragazzi. Io sto morendo dalle risate. Ringrazio. Io già sto dentro, Jack. No, non sei dentro, sei quella vecchia. Puoi provare la cosa che ti avevo chiesto, Jack? Sì, faccio... però sto condividendo lo schermo. Vabbè, tanto che guardo... vabbè, dopo, okay. calma. No, no, voglio farlo durante la live. No. È un nuovo link lì, te l'ho manca mandato. Nuovo link. Te l'ho mandato qua, veramente, te l'ho mandato in privato. È questo qui in privato su Discord. Link giusto. Non sei dentro, perché grazie, Xinkai. Ragazzi, mi fate morire da ridere oggi. Fatemi intanto uscire da Final Fantasy, perché sono ancora su Final Fantasy. È entrato lì, ok. No, Matteo! È entrato Matteo! Ci facciamo le risate. Signor testa pazza. Ma con Matteo, ragazzi, usciranno delle storie folli, veramente. Eccomi. No, Jack mi dice se è stato espulso dal proprietario di... Sì, ti avevo espulso prima, ma non è che ti avevo bannato, non so come funziona. Non può... già, perché ti ricordi mi ha detto devo uscire, però ti segnava ancora dentro, quindi ho dovuto togliere. No, non ti lascio. Ma dai! Ma neanche se te lo mando in privato, il link. No, anche se me lo mandi in privato... Vabbè, mi spiace, Dio, cavolo, mi spiace, ti condivido lo schermo, guarda. L'unica cosa che posso fare è condividere lo schermo. No, non posso. Ma porco cinghiale. Inizio la storia prima. Sì. Ma miseria nera, volevo sì, che non è stato possibile. Ma miseria nera. Ok, ti condivido lo schermo. Sì. Come faccio a condividere lo schermo qua? Cioè, Jack, io venne bannato non devono sapere cosa la storia, cosa sta succedendo, altrimenti hanno il contesto. Manca una persona ancora. Manca una persona che deve concludere la sua storia. Plu. Qualcuno non ha fatto la sua storia. Ma abbiamo avuto la stessa idea, io e l'altra persona, sì. Avevo letto con del pava. E giuro su Dio ti corco di mazzate per il figlietto ti storco di mazzate. Sì. Io non sto capendo una mazza di quello sta dicendo per me, dato che lo sento a tratti. Sono lassati tutti qua. Sono passati tutti, a parte Diamond. Sono sempre qua. Perché mi segna che prima c'erano 4 storie finite e ora sono 3? Ma c'è qualcosa che non quadra, qualcuno non lo sta inviando. Attenzione, scade il tempo. Ok, bella, non so cosa sia sta storia, ma guardate bene. Promette bene. Buona. Tanto manca ancora una parte, quindi. Ok, sono incuriosito da quale sia la storia, non ho idea. Tu sai quello che so io. Dall'immagine di profilo di Simo, che praticamente dovrebbe essere un Wolverine vestito da Peaky Blinders, però alto, meta una ceppa. Non ho idea, non sono io però. L'ho scritta sta cosa. Non è l'io. Ho detto, mi piace troppo l'immagine tua del tuo profilo, Simo, che praticamente è un Wolverine. Va bene, l'io, scusami. Vediamo. Lio venne bannato dall'admin perché doveva cenare con Randy Orton a suon di
Grande anche io, mamma mia, pazzesco. Mario esce dall'armadio e fa una spia. Spia, lo faccio sempre su Assassin's Creed. Bravo. E io gli sparo. 1-0 per me. Esatto. Povero. Esatto, faccina che ride a crepapelle, ma sarà una brutta esperienza. Pazzesco. Presied si è scollegato, Jack. Vabbè, ma tanto l'importante è che comunque ha fatto la sua... Povero Lio ingiustamente bannato da Gartic. Scrisse una email. Abbiamo avuto la stessa idea io e Simo, pazzesco. Con denuncia contro il presidente dell'associazione Matti. Niente denuncia, ma una bella multa e doccia esatto. Calda. Ciao Matteo, mamma mia, guarda che storie folli che abbiamo fatto tutti insieme. Così calda da diventare l'uomo fiamma. Un altro Charizard. Quanti Charizard ci sono oggi? Che sputa fiamme anche. Matteo, bellissimo. Allora, che conclusione. Charizard che sputa fiamme anche da lì. Non dico dove. Okay. No! È venuto scritto, lo vedo. Jack disse sono pacifista. Cartongesso e cemento, sì, meglio. Esatto, guardate. Ha colto il logo io Cesare Postino. Ma poi Bruto disse io sono tifoso. Però poi Diamond dovresti ricordarmi di fare questo sound. Ci siamo, Non lo so sempre l'Inter per tutta la stagione. Vincerà l'Inter per tutta la stagione. Il finale. E poi le perse tutte e lo scudetto andò al Com. Forza Napoli. Speriamo. Lo scudetto andò a Com. No, voglio salvare. No! Sarebbe bello. Fa vincere Fabregas, che nel nome è anche Gas. Da dove viene? Grande Aurora. Fabregas proprio. Lì, un attimo, dai, vediamo cosa. Perché abbiamo l'audio in tempo reale. Sono un pazzeriano. Ok. Ci sono io. Quindi ora prendo un carro armato e schiaccio Cometino a... Schiaccio Cometino col carro armato. Che dice spumeggiante. Spumeggiante. Grande Matteo. E invece dice, hai sfranutmato la guallera. Non so cos'è esattamente, ma so che non è una cosa bella. Non so cosa, ma so che non è bellissima quella roba. Vediamo quella di Matteo. Guarda, ti è commettito proprio Panzer con caramato lo schiaccia. Il buon clone Max e Crazzento. Vediamo cosa succede. Bellissima coppia di come coppia? Di amicizia, ok. Specifichiamolo. Okay. Ossia piadina e kebab. Piadina e kebab. Una delizia, sussurrò Cometino prima di avere mal di pancia. Cometino? È ovvio, beveva il buon vino di Cometino. Esatto, beveva il buon vino di Cometino, esatto, vedi che Cometino sempre beve. Vedi che alla fine conti giro, faccio subito... A proposito, non so se te l'ho mai chiesto, ma a te, ma come mai il nome Testa Pazza? Ti ho chiesto perché sei Crazy Head. È vero, bella domanda. Forse gliel'hai chiesto, forse no. Adesso faccio quella richiesta per il mitico Simo, che... Ecco. Mi sa che ce la faccio stavolta. Oh, Simo ce la posso fare. La sta facendo. Simo la sta facendo. Attenzione. Well, it's the Big Show Juventino. È lui, è il Big Show della Juve. E non so se... Non è che gli assomiglia molto, però Juventino. Ma no. Guarda quanti scudetti che c'ha sta Juve. C'ha 3 stelle qua. Una qua. Grande Big Show della Juve. Grande Big Show della Juve. Grande. Assolutamente. Jack il primo sì, però ci devo mettere. Ricordo una persona che non posso nominare. Però senti, si possono chiedere un ulteriore dettaglio. Sì, certo. Che la cintura deve essere anche quella bianco-nera. Sì. Vorrei che modificassi l'immagine facendo che anche la cintura è bianco-nera. Inoltre vorrei che Big Show fosse quello del 2005 e non così vecchio. Ma vecchio, non è che sia vecchio, però non l'ha fatto molto bene. No, Fox deve partecipare. Ciao Fox! Ma dov'è Fox? Dov'è Fox? Ciao Fox! Ti ho visto adesso un messaggio, un abbraccione. Guarda, abbiamo una roba veramente... Non ci assomiglia per niente. Big Show del 2005. Se questo è Big Show, sembra Pasquale il fruttivendolo. Ma vabbè. Ecco, Big Show, guarda la cintura della Juve. Peccato che ora non assomiglia più a Big Show. Cioè, è diventata bella. La cintura ce l'hai della Juve. Però te la mando, ovviamente. Chiaramente te la mando. Dov'è il buon Simo? Ecco qua, te la mando. Ma non è molto lui, diciamo. Però vabbè, è sempre una cintura della Juve. Ti piace? Sì, ma Naghi è solamente la faccia che non è la sua. No, la faccia non è per niente la sua. Vabbè, comunque siamo. Come stai, Fox? Che bello vederti. Appena arrivato in casa, grazie, stiamo andando in chiusura e vi ringrazio tutti perché oggi siamo divertiti, abbiamo fatto Final Fantasy. Faccio vedere. In realtà ho già chiuso il gioco.
abbiamo praticamente, non so che è più capace a fare nulla, ecco qua, abbiamo fatto Final Fantasy e volevo dirti una cosa, Fox, ieri sera, lo dico a tutti, ieri sera sono riuscito a platinare Assassin's Creed Shadows. È un gioco che tu sai, Matteo, che anch'io ho condiviso con te le mie perplessità su questo gioco, ma un platino si fa sempre, tanto sì, ovviamente 100% solo di questo, ma non di tutti gli altri trofei, non me ne fregava nulla. Però ho detto, platino l'ho comunque fatto perché mi andava di farlo, tutto qua. Per il resto volevo ringraziarvi e domani sarò ancora sul mio canale a fare un nuovo gioco che è Call of Duty Black Ops Cold War, e poi mercoledì e giovedì sarò dalla cara amica Xinkai, guarda Fox, abbiamo pure il comando dove finire, cercheremo di finire o arrivare vicini alla fine. Ho visto Claude con la maglia del Milan, beh certo, invece Oggio è dell'Inter, è molto sportiva la cosa, che ho messo Claude del Milan e Oggio dell'Inter, guarda, ma per me 6 come ti ho detto, no, per me è un gioco da 6 assolutamente, che carino, ma le immagini sono belle, poi abbiamo anche la gatta vera, ma la gatta vera non crede nelle gatte con i capelli verdi. Poverino Lio. Rido ancora la storia di Lio, esce dall'armadio e fa una spia, gli sparo. Sì, è finita malissimo. Lio è stato ucciso. E poi ricordiamo che Cometino è stato schiacciato dal carro armato di Panzer, nella storia di prima. Cioè, povero Cometino. C'è Panzer. Cosa? E poi è stato schiacciato dal carro armato di Panzer. Mi spiace, sei morto. Cometino, succede. Se rivivo nella prossima. Adesso. La storia di prima. C'era Panzer che è spiappolato. Mi spiace, succede. Eccolo Claude con la maglia del Milan. Cosa hai combinato quel carro armato lì? Ti ha schiacciato, sei morto. È morto, signore, è morto. Vai a fanculo, vabbè, succede, dai. Voglio dire, poi tanto risorgi. Ho una coda di fenice, quindi ti posso riportare in vita. Vedo un lato positivo. Sì, ma le immagini qua sono folli, Matteo, abbiamo delle robe, questo è il gatto Ragosta, infatti ci ha messo anche la Ragosta. Poi c'era il gatto italiano con la pasta e spaghetti e la bandiera italiana, i gatti neri nel vento, ovviamente. E Lio e Cometino uccisi per... Ma anch'io prima mi sono trattato malissimo, perché io ho fatto una cattiveria e non sapevo che era su Jack Leone Max. Il cellulare non parte più perché si è spento, la batteria zero. Una batteria zero. Allora, Jack Leone Max che stringe la mano alla gallina. Oggi di galline abbiamo viste tante. E ancora complimenti ai vincitori del Kaut di oggi. Ho visto che anch'io mi diverto con ChatGPT. Guarda, a me Grok fa impazzire. Ti devo far vedere cosa aveva fatto la volta scorsa. Vediamo se ce l'ho ancora. Aveva fatto... Queste qui ti piacerà sicuramente, o forse no. Perché non so perché mi chiedono sempre cose della Juve. Guarda, Goku tifoso della Juve. Goku juventino. Questa è una cosa tipica. No. La gallina appassionata di FC, e quindi abbiamo una gallina allenatore, coach di calcio. Non è venuto molto bene, devo dire la verità. E la suora che fa arti marziali col Texas Rangers praticamente, più o meno, col sceriffo texano, vedi? Abbiamo una bellissima storia di questa suora che colpisce tutti a colpi di nunchaku, però. Gattino sciacquore, gatto wrestler, cos'è il gatto wrestler? Ah, il gatto wrestler, questo qua, il gatto che è della WWE, no, che roba. Sono stupidaggini, non so. Dai. Comunque, Vegeta interista lo devo fare, vado subito. Vegeta interista assolutamente vero. Vegeta è dell'Inter. Nuovo Fiat. Ce lo vedo, Vegeta, sì, che disegna anche. Ora Vegeta con la... Vediamo, ragazzi, la voglio vedere anch'io. Vegeta dell'Inter. Vegeta dell'Inter sarà un momento veramente emozionante. Perché Vegeta dell'Inter... Eccolo, Vegeta dell'Inter, ragazzi. È vero. Vegeta interista, visto? È canonico. Goku della Juve, Inter. È in battaglia. Eccolo qua. Oh, ma non è... Tanto non vi dispiace a voi interisti l'immagine di Vegeta. Solo che Goku con la Juve, avendo tre stelle, ha i capelli Super Saiyan, invece Vegeta è soltanto... Che poi non so perché gli hanno fatto gli occhi da Super Saiyan, se che non è Super Saiyan, però sono cose divertenti. A sto punto direi anche... Mr. Satan con la maglia della Fiorentina. Oddio, posso richiedere un ultimo azzardo, Jack? Se ha ancora forza in questa IA, se non mi butta fuori. Eccolo, Mr. Satan della Fiorentina, guarda quei baffoni stile calciatore anni 70, bello, Mr. Satan Fiorentina. Grande. No, Mr. Satan con la maglia della Cosa Fiorentina. vuoi chiedermi, Simo? No. Poi devo staccare la Fiat con il personaggio di Yakuza con la maglia della Juve. Vabbè. Disegna. Quale personaggio Yakuza? Akiyama di Yakuza 4. Tanto non lo conoscerà, sai. Shun Akiyama. Sì, ma tanto non lo conosce, ripeto, non ci arriverà mai. Disegnerà sicuramente Kiryu. 99% ti disegna Kiryu con la maglia della Juve.
È sicuro. Ma chi è sto qua? Ma chi è sto qua? Ma chi è? Ma chi è sto qua? Ma questo qui non è un personaggio di Yakuza, questo... Bello. Vabbè. È una schifezza, vabbè, lo so, ragazzi, le IA vanno prese per ridere, lo dico sempre, non prendetele come fonte seria. E ricordo che Gemini mi ha detto una cosa assurda, faccio vedere prima di staccare perché Xinkai non sa, Xinkai e Fox non sanno. Portate sempre gli artisti. Sì, faccio vedere una cosa, perché ieri abbiamo indagato su chi... Ho sbagliato. Su chi è Jack Leone Max, non la trovo. Perché non la trovo? Non è Gemini, scusatemi. No, c'è qualcosa di strano. Ricerca Google. Boh, non so. Hai mod. Allora non è Gemini la ricerca Google. Ma come non è Gemini? Ecco, faccio vedere, ragazzi, perché la IA ha detto che io mi chiamo Massimiliano, insiste, dice che di no. Sono Massimiliano, ragazzi. Jack e Max Massimiliano Giusti. No, Massimiliano dice proprio che sono attivo su Twitch col canale Magliana, cioè Magliana, ma poi Magliana. sono Jack e Max. E dice che ho collaborato con Roberta Marcello, mai andato, ma non so neanche chi sia. È associato a gruppi di giochi come le Guardie Reali, ma non è vero, non hai mai fatto questa cosa. Ma come Massimiliano è Massimo? E poi dice ancora Jack e Max, Massimiliano sta documentando il percorso con portoghese su Duolingo, è vero, questa cosa è vera, ma non è Massimiliano. E io ho detto, ma sei sicuro che si chiama Massimiliano Massimo? Certo, il nome corretto è Massimiliano, insiste, sebbene l'uso possibile sia abbreviato come Max, il nome di battesimo stime conti chiede Massimiliano, attenzione, e ti linka a un torinese, a uno chef di Torino di 28 anni, perché? E mi dice che Massimiliano deriva da Maximilianus e Massimo da Maximus, sono sempre stato chiamato Massimo. E ancora, Magliana, sul canale Magliana si fa chiamare Massimiliano, ma non è il mio canale, è tutto quello che sai, dice, è Massimiliano. E dice suona la tastiera e l'armonica, è vero, segue il basket e il calcio e ama le battaglie contro i boss, l'esplorazione, gli spartiti, vede i giochi come spartiti musicali, è vero sta cosa, ma non si chiama Massimiliano, ripeto, e continua a dire poi nei podcast come Voci Senza Confini, ospite, è vero sta cosa, però è Magliana, questo Magliana, non c'entra nulla, quello è Magliana, io ogni roba non c'entra proprio niente. E dice i titoli iconici, e poi gli ho chiesto cosa faccio quest'anno, e lui mi dice, e poi mi dice che è vero, Jack e Max ha portato Cadillacs e Dinosaurs e Street Fighter 2, mai portati, non so perché mi dice che ho portato, poi dice ancora Massimiliano, insiste, ragazzi, è la IA che ti dice sta zitto che non sai nulla, e infatti come i cinesi di Jack e Max, ma infatti continua a dirmi, ma tu non capisci che si chiama Massimiliano, non Massimo, ma corretto, ho detto, ma tu devi stare zitto, io lo so l'informazione, si chiama Massimiliano, Jack, ma io lo so, però sono quella persona lì, no, sei Massimiliano, insiste, sono Massimiliano, vabbè ragazzi, devo veramente andare, vi chiedo scusa, ma altrimenti stasera si mangia alle 11. Scusa di tu. Grazie mille, grazie di cuore per la compagnia e l'affetto per questa bellissima giornata, grazie anche a Cometino per aver donato 1.000 euro senza accorgersene prima, grazie Cometino. Ma quando mai? Ma sei impazzito? Vabbè, non te ne sei accorto, passo... No, sto scherzando, non è vero, assolutamente vero, sto scherzando. Ormai Xing è tutto made in China, esatto. Ah, questo qui è il gatto punk di Fallout, il gatto punk di Fallout, fantastico, il gatto di Fallout 3. Fantastico. Va bene, vi saluto, buona serata a tutti, ci vediamo domani, per chi vuole, per chi può. E domani abbiamo invece il buon nuovo Call of Duty che non ho mai giocato, quindi sarà una roba tutta da scoprire sulla guerra fredda, quindi... Tutti a fare punto creativo casino, raga. Come la mia cena che diventerà fredda. Ciao! Grazie ancora. Grazie Xinkai, grazie di tutto, veramente, non vedo l'ora di tornare mercoledì che andiamo avanti con Brotherhood, che ci divertiamo tantissimo, grazie di cuore, grazie anche a Matteo, grazie a Cresi, grazie a tutti i ragazzi ospiti in chat, e anche a Lio, che è stato bannato involontariamente dalla partita di prima. Ciao!